Ora ti faccio assaporare cosa vuol dire assenza di pietà. Visto che non ti fai problemi a umiliare e offendere i buoni, ora i buoni diventano cattivi. Se minca si scava la bara. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su questi schermi e benvenuti in un nuovo video giornale, ma soprattutto benvenuti nel mio nuovo set. Tutto in questa stanza è pensato per rimanerci il più a lungo possibile. Adesso sono anche provvista di un comodo gabinetto. Qui dietro ho l'acqua, ho i popcorn, ho il tè, siamo a posto. Da qui si esce solo da morte. Morgan sta rischiando 2 anni di carcere. Sì ragazzi, avete capito bene, solo 2 anni di carcere. Sorprendente. Morgan, questo grande compositore che compone, però lui non riesce a starsene composto 5 minuti. Ma cos'è successo? È successo che 4 anni fa praticamente una ex di Morgan lo ha denunciato per stalking e diffamazione. Questa ex è la cantante Angelica Schiatti. Ora, il processo dopo 4 anni ancora non è iniziato, il che vabbè è normale, cioè 4 anni in un processo in Italia sono la base di partenza per creare hype. Il problema qual è? Che in questi 4 anni Angelica avrebbe continuato a ricevere minacce di morte da Morgan. Inoltre lui in tutto questo tempo praticamente l'ha fatta passare per pazza, perché ha rilasciato dichiarazioni ai giornali in cui tipo diceva che lei fosse ricoverata in un qualche ospedale psichiatrico, cosa falsa. Ha inoltre parlato di Angelica in numerose occasioni accusandola, descrivendola come una persona crudele che lo stava facendo soffrire. Insomma, adesso ragazzi, a 4 anni dalla denuncia di Angelica Schiatti, dopo 4 anni di sonnellino delle forze dell'ordine, è scesa dal cielo Sailor Selvaggia Lucarelli e col suo potere dello scettro del cristallo selvaggio ci ha schiaffato in faccia screenshot, conversazioni, insomma tutti quelli che sarebbero i dettagli più macabri della vicenda di Morgan e Angelica Schiatti. Io sconvolta ragazzi, già che avevo la pressione bassa, questo caso mi ha atterrita. Oggi ricostruiremo il caso di Morgan e Angelica, sia la versione di lei che ragazzi la versione di lui, uscita fuori, venuta fuori nelle ultime ore. Ma cominciamo dal principio. Chi è Morgan? Chi è Angelica? Partiamo da lei. Angelica Schiatti è una cantautrice italiana di Monza, classe 1989. Nel 2013 questa cantautrice fonda una band e riesce ad accaparrarsi un pezzo grosso, cioè Stefano Verderi, niente meno che l'ex chitarrista delle Vibrazioni. E qui mi scatta la prima curiosità. Ma quella canzone delle Vibrazioni, quella che fa Angelica, ci sono momenti in cui le favole... Perché la sto cantando in versione neomelodica? Non sarà mica dedicata a lei, ad Angelica Schiatti? Chissà, verrà fuori qualche pettegolezzo che mi farà sospettare di sì. Ma andiamo avanti. La band che fondano Angelica e Stefano si chiama Santa Margaret e ragazzi lei è la front woman, lei canta. Morgan invece chi è? Vabbè, non ha bisogno di molte presentazioni, l'avrete almeno sentito nominare. È un cantante, un musicista, un compositore, un tuttofare della musica. Cioè praticamente lui non solo scrive i testi delle canzoni, ma si occupa anche dell'arrangiamento, della melodia, dell'armonia. Se tu gli dai uno spartito, lui lo sa leggere, che tipo di norma dovremmo dire, beh, perché è un cantante, però considerato il panorama musicale italiano attuale, viene piuttosto da dire nonostante sia un cantante. Cioè, siamo talmente abituati ai cantanti un po' improvvisati che vediamo Morgan come un mito, capito? Oh santo cielo, un cantante che sa le note! Surreale, tipo un ciclope con gli occhiali, capito? Super accessoriato, non ci sarebbe bisogno. Mettiamoci poi che sa addirittura dirigere un'orchestra. Morgan sa persino comporre uno spartito per un'orchestra. Mettiamoci che ha anche dei voluminosi capelli bianchi e la parola genio è servita. Si accompagna a Morgan sta parola come il pane col formaggio. Cioè in molti lo definiscono un genio. Ma perché sto facendo questa sviolinata per restare in tema su Morgan? Perché questa etichetta di genio farà sì che ogni marachella gli venga perdonata dalla televisione e dall'opinione pubblica, al di là della gravità di questa marachella. Cioè se Morgan lanciasse un pianoforte
forte contro il pubblico, ho la sensazione che in molti direbbero è stata una performance artistica. Lui è così, è un artista maledetto sregolato. Ora, nel 2014 Angelica incontra Morgan, lui ha ben 16 anni più di lei, Morgan infatti è un quarantenne navigato, mentre Angelica è ancora una giovane artista in ascesa, ha 25 anni, lei quindi è molto giovane rispetto a lui, e Morgan con i suoi 40 anni ha un passato che sembra un romanzo di cui non si capisce bene il genere quando Angelica lo incontra. Considerate che già ha 2 figlie, Anna Lu, nata dalla sua relazione con Asia Argento, sì ragazzi, la principessa dell'horror, la figlia di Dario Argento, regista di horror spaventosi e sanguinari. Lei stava con Morgan, capito? Questo doveva già dirci qualcosa. E poi la seconda figlia di Morgan si chiama Lara, ma non l'ha avuta dalla stessa persona, non è anche lei figlia di Asia Argento. Morgan l'ha avuta con un'altra sua ex, Jessica Mazzoli. Jessica Mazzoli ci darà soddisfazioni, ragazzi, ricordatevi di lei. Quindi nel 2014 Angelica e Morgan iniziano una relazione, ma non vi aspettate niente, ragazzi, cioè non vi aspettate chissà che storia d'amore, è una cosa così. Tanto per, la loro relazione è intermittente, non si stabilizza come una storia seria e finisce presto. Più avanti scopriremo che Morgan, mentre frequentava Angelica, già stava con un'altra da un anno, cioè stava con Alessandra Cataldo, la sua attuale compagna, tra l'altro, con cui si è messo quando stava con Jessica, tra l'altro, incinta, tra l'altro. Ma Morgan questo non lo menzionerà, cioè lui si limiterà a sparlare Angelica dicendoci che lei, mentre frequentava lui, stava con un altro e quindi in pratica era un bordello, non si capiva neanche chi fosse la fidanzata e chi l'amante. Se solo al tempo ci fosse stato Temptation Island VIP, ragazzi, ci saremmo divertiti. Comunque, Angelica e Morgan si lasciano, ma rimangono amici. Molto amici. Nel 2019 ritorno di fiamma, i paparazzi li beccano mentre limonano in macchina. Questo ritorno di fiamma durerà, in base alla versione di Angelica, 3 mesi, dopo i quali si lasceranno definitivamente, ma secondo la versione di Morgan, come vedremo più dettagliatamente più avanti, in realtà non si erano mai veramente lasciati, cioè comunque erano rimasti amanti per tutti questi anni. Morgan in tutto ciò sta ancora con Alessandra Cataldo, cioè lui per tutti questi anni è rimasto con Alessandra Cataldo. Infatti litiga furiosamente con il paparazzo che lo ha beccato, e Alessandra Cataldo a questo punto che fa? Lo lascia? No, e non solo non lo lascia, rimane incinta. Tutto fa sospettare che la relazione tra Morgan e Alessandra Cataldo sia leggermente tossica. Insomma, l'ultima paparazzata di Morgan e Angelica risale al 17 febbraio 2020, quando i due si incontrano alla luce del sole, ma questa volta niente limoni. Lui sembra accarezzarla, ma lei, non so, forse ha un'aria un po' scazzata. Mentre Morgan fa questa cosa, cioè mentre Morgan è con Angelica e viene paparazzato con Angelica, la sua compagna Alessandra è in queste condizioni. Oddio, da che parte verrà adesso? In queste condizioni, 8° mese di gravidanza. Attenzione ragazzi, perché sotto questo triangolo amoroso c'è una trama molto complessa che scopriremo più avanti, perché i dettagli si sono scoperti da poco, al tempo non si sapeva niente e voglio farvi seguire l'ordine con cui le cose sono venute fuori, perché anche quello ha un significato. Pensate che mentre a Sanremo 2020 succedeva tutta la questione di Bugo, dove Bugo, che succede, mentre Morgan cambiava insomma il testo della canzone Sincero in le brutte intenzioni, la maleducazione, ecco, mentre combinava questo disastro facendosi squalificare da Sanremo, la sua compagna Alessandra era a casa incintissima. Ovviamente ragazzi, quando gli scatti di Morgan e Angelica insieme vengono pubblicati sui giornali di gossip, si solleva molta pietà nei confronti di Alessandra, la compagna incinta di Morgan, perché cioè povera Stella che mentre porta in grembo la figlia si deve ritrovare sul giornale gli scatti del suo compagno con la ex. Ma questa pietà ragazzi, c'è una persona che non ce l'ha completamente nei confronti di Alessandra, e cioè Jessica.
l'altra ex di Morgan, la madre della sua seconda figlia, la quale a questo punto scrive su Instagram: onde evitare che si proclami santa subito la tantissimo riservata Alessandra Cataldo, nuova compagna di Morgan, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa, io ancora ventenne e incinta all'8° mese di gravidanza. Quindi è vizio, non è la prima volta che Morgan, mentre c'ha la compagna incinta, si va a fare la storiella con un'altra, fa l'ape lui, salta di fiore in fiore, ne impollina uno e subito va a cercarne un altro da impollinare. Jessica, la mamma di Lara, sicuramente ha le sue ragioni per essere un pochettino nervosa. Dopotutto, da quando la loro figlia Lara aveva solo 3 mesi fino a quando ha compiuto 6 anni, Morgan l'ha vista solo 2 volte, cioè nel 2019 Jessica diceva che lui l'avesse vista fino a quel momento solo 2 volte in 6 anni. Sua figlia, il pediatra è più presente nella sua vita. Jessica dice espressamente per Morgan nostra figlia Lara non esiste. Addirittura Jessica spiega che una sentenza avrebbe imposto a Morgan di fare un percorso psicologico genitoriale, percorso che però lui si è rifiutato di fare. E poi dice Jessica: io gli mando sempre messaggi per tenerlo al corrente della vita della bimba, ma lui a questi messaggi non mi risponde mai, non mi ha mai risposto. Poi racconta anche Jessica degli episodi strappalacrime. Una volta ha raccontato che praticamente l'aveva invitato a vedere la bambina e stavano organizzando l'incontro tramite l'avvocato, quindi lei aveva preparato Lara, insieme hanno aspettato e però poi l'avvocato le ha riferito che Morgan aveva rinunciato al mandato. Quindi capito, lei aveva vestito la figlia, l'aveva preparata magari anche psicologicamente, magari lei era contenta che finalmente stesse per rivedere suo padre e poi che succede? Dov'è Morgan? Dobbiamo ricordarci bene di questi aneddoti, ragazzi, perché la cosa che Morgan perpetra nei confronti delle figlie è una forma di ghosting. Lui scompare dalle loro vite, le abbandona senza dare spiegazioni. Jessica ha anche raccontato che Morgan non avrebbe mai fatto gli auguri di compleanno alla figlia né gli auguri di Natale. In tutto ciò fate conto che a Morgan nel 2017 avevano pignorato la casa perché a quanto pare non pagava gli alimenti all'altra figlia, Anna Lu, quella avuta con Asia Argento, dal 2011. Quindi non un padre, ma una banca del seme, cioè lui ti dà lo spermatozoo e il suo contributo finisce lì. Ma torniamo alla nostra storyline. Nel marzo 2020 nasce la terza figlia di Morgan, Maria Eco, figlia di Morgan e Alessandra Cataldo. Attualmente Morgan quindi ha più figlie che successi musicali. Ora, in base alla versione di Morgan, il 25 aprile 2020 Angelica lo lascia. Quindi in pratica, in base alla versione di Morgan, mentre la sua compagna partoriva, mentre lui aveva una neonata di 1 mese, se la faceva con Angelica. Questa è la versione di Morgan. Angelica invece sostiene che la sua relazione con Morgan sia finita molto prima, cioè loro sarebbero stati insieme solo 3 mesi nel 2019, come vi dicevo. Abbiamo quindi qualche incongruenza di date, ma non è importante perché un bordello rimane. Ora, nel giugno 2020 Morgan rilascia un'intervista al settimanale Oggi in cui parla apertamente dei suoi problemi di dipendenza da sostanze, perché sì, ragazzi, Morgan non ha solo una relazione complicata con le donne, ma anche con la droga. Purtroppo Morgan ha una storia drammatica alle spalle ed ecco perché si ritrova a soffrire di dipendenza da sostanze. Lui si porta dentro una ferita che ha lacerato la sua personalità quando era solo un ragazzino, perché quando era adolescente, se non sbaglio aveva 16 anni, suo padre si è tolto la vita. Diciamo che Morgan aveva già avuto una vita traumatica prima di questo, a prescindere da questo, però questo evento in particolare è quello in cui lui c'è rimasto, cioè il fatto che suo padre fosse lì
vivo, sembrava stare bene, sembrava normale e pochi minuti dopo si era tolto la vita per la disperazione, a Morgan ha distrutto ogni certezza, oltre a lasciargli un vuoto enorme che lui ha sempre cercato di riempire in modo grossolano, non sapendo bene come fare. Sul canale di Biografo, ragazzi, trovate la sua agghiacciante biografia ricostruita da Filippo. Ha veramente una storia molto triste, molto complicata, che non giustifica ma spiega sicuramente il perché del suo comportamento turbolento. Morgan, ragazzi, ha provato tante volte a riabilitarsi, a uscire dalla sua dipendenza, ricascandoci ogni volta. Ma perché vi sto facendo tutta questa premessa? Perché una volta nata la sua terza figlia, una volta finita la sua relazione parallela con Angelica, Morgan rilascia questa intervista a Oggi. In questa intervista a Oggi Morgan dice che avrebbe bisogno di una cura disintossicante indiretta addirittura, nel senso proprio con delle telecamere che lo riprendono, cioè lui vorrebbe fare la rehab in diretta TV, capito? E questo per dimostrare a tutti la sua buona volontà, tipo Temptation Island, ma la tentazione non sarebbero le donne, sarebbero le strisce in giro per il villaggio. Per entrare nel villaggio devi seguire la pista bianca, che comunque non è una cattiva idea. Io se fossi Maria De Filippi valuterei. Così facciamo proprio il ciclo completo. Si incontrano uomini e donne, si lasciano a Temptation Island, si rimettono insieme a C'è posta per te e infine li mandiamo in rehab. Cioè mi sembra anche etico aiutarli alla fine. Ma attenzione ragazzi, in questa intervista a Oggi Morgan non si limita a dire questo, a dire io mi voglio disintossicare, fatemi disintossicare in televisione. Dice infatti, riferendosi alla disintossicazione, e attenzione perché è qui che comincia il caso di Morgan e Angelica, cioè è qui che diventa pubblico per la prima volta. Per dire la verità, la stavo facendo. Angelica, tra parentesi, la ex fidanzata che dice non gli è più permesso vedere, chiudo parentesi, è l'unica che era riuscita a convincermi. Mi ha lasciato come un cane e io ci sono ricaduto. Questa è la verità. Finché c'era lei ce la facevo, ce la stavamo facendo, con dei medici che mi seguivano e che poi mi hanno detto che dovevo riuscirci da solo. E ora sono molto demoralizzato, abbattuto, mi è venuta a mancare la molla, lei era il mio riferimento spirituale. Ovvio che uno deve farcela autonomamente, ma questo mi ha dato una mazzata pazzesca. Quindi non si capisce molto perché solo molti anni dopo, ovvero ragazzi solamente qualche giorno fa, Morgan spiegherà meglio, spiegherà nel dettaglio la sua versione dei fatti riguardanti la fine della sua relazione con Angelica. Secondo Morgan, Angelica gli avrebbe detto: allora, se tu riesci a superare i tuoi problemi di dipendenza, ci sposeremo e costruiremo una famiglia insieme. Tutto ciò sempre mentre la compagna Alessandra era incinta. Questo avrebbe spinto Morgan a lasciare la sua compagna Alessandra e a provare una cura molto invasiva pur di disintossicarsi, ovvero la Transcranial Magnetic Stimulation, che prevede l'uso di elettrodi che inviano onde magnetiche nel cervello. Non lo so, non so altro. Morgan dirà inoltre che la riuscita di questa cura, di questa disintossicazione con gli elettrodi al cervello sarebbe dipesa non solo dalla sua forza di volontà, ma anche dall'impegno del suo referente affettivo. E Angelica, detta di Morgan, avrebbe chiesto di essere lei quel referente affettivo. Tuttavia, durante questa cura potente, in base alla versione di Morgan, Angelica sarebbe improvvisamente sparita. Che succede? Dov'è Angelica? La cura però è andata avanti, no? E per seguire la cura i medici lo hanno spostato di ospedale, cioè lo hanno ricoverato a Padova. E visto che la referente affettiva non rispondeva a Morgan, addirittura l'avrebbero contattata i medici, secondo la versione di Morgan, avvertendola che la sua assenza avrebbe potuto compromettere la terapia. Ma Angelica comunque non si sarebbe presentata. Questa, ragazzi, è sempre la versione di Morgan, tenetelo presente. Morgan racconterà anche che questa scomparsa di Angelica sia stata improvvisa, cioè nel senso che fino al giorno prima lui e Angelica si parlavano e si scrivevano di continuo, il giorno dopo vuoto totale, e dirà Morgan:
Nelle condizioni in cui ero, lo trovavo inspiegabile, spaventoso, era come se per lei fossi morto. Nonostante ciò, Morgan dirà, sempre in futuro, attenzione, sempre qualche giorno fa lo ha rivelato, di avere scoperto allora che mentre lui era in ospedale, Angelica era all'Elba con il suo ex, e questo lo avrebbe fatto infuriare fino al punto da mandarle una serie di messaggi brutti. Allora, Morgan comunque ha un trauma di abbandono perché il padre si è tolto la vita. Per cui questa cosa di essere ghostato, che significa ghostato? Perché qui mi rendo conto che spunta un termine nuovo al giorno e non tutti ci state dietro, ci avete pure ragione. Allora, il ghosting sarebbe la pratica di sparire dalla vita di una persona all'improvviso, senza dare spiegazioni. Oggi andiamo d'amore e d'accordo, mi fai credere che il nostro rapporto sia sano e stabile, il giorno dopo mi blocchi dappertutto, non ho più modo di contattarti, sparisci dalla mia vita e mi fai pensare che tu sia stato frutto della mia immaginazione. Ecco, questo è il ghosting, dalla parola ghost, fantasma in inglese. Subire ghosting è sicuramente spiacevole per tutti. Per Morgan diciamo che è anche un trigger, nel senso che gli rievoca sicuramente quel trauma, quel senso di smarrimento causatogli dal suicidio del padre che da che c'era che non c'era più. Insomma, in generale ragazzi, Morgan a causa del suo trauma di abbandono il ghosting se lo vive peggio possibilmente di chiunque altro, ma in generale c'è da dire una cosa: lui non è che ha un problema con l'essere ghostato, lui ha un problema con l'essere lasciato. Infatti sarà lui stesso a raccontare molti anni dopo di avere scritto ad Angelica, gli ultimi giorni in cui stavano insieme: se tu mi lasci io mi ammazzo. Ora, lasciare una persona che ti fa questo genere di discorsi non è che è facile. Cioè, quanto possiamo effettivamente parlare di ghosting? Perché in una relazione sana, se tu vuoi lasciare il tuo partner, ti siedi con lui, discutete insieme dei problemi e anche se lui non è d'accordo, alla fine ti lascia andare, cioè accetta la tua decisione. Ma con una persona che utilizza ricatti emotivi della serie se mi lasci io mi ammazzo è tutta un'altra storia. Come fai una persona che fa un discorso del genere? Si capisce che è pronto a usare qualunque strategia per impedirti di lasciarlo, anche se lasciarlo è quello che vuoi, anche se è quello di cui tu hai bisogno. Ti dirà che senza di te non può vivere, ti implorerà di non farlo, di non andartene, ti dirà che appunto se lo lasci farà qualcosa di estremo, e se questo pietismo non attacca passerà alla rabbia. Ah sì, a te non interessa se io mi ammazzo? Ma allora che razza di persona sei? Ma allora tu non mi ami, veramente non mi hai mai amato? E quindi passerà alle minacce, ti giuro che te ne pentirai, non troverai mai più nessuno che ti ama come me, resterai sola per tutta la vita. Io farò di tutto per fare sapere al mondo che razza di persona sei. Tant'è che chi si ritrova in questa situazione del cavolo alla fine spesso cede, cioè decide di dare al partner un'altra possibilità. Vediamo come va, vediamo che succede, per poi riprovare a lasciarlo di nuovo, ripetendo però di volta in volta sempre lo stesso identico schema. Alla fine ci si ritrova intrappolati in una rete di sensi di colpa e di paura dalla quale sembra di non potersi districare, cioè si sente come se la propria vita fosse nelle mani del partner, non c'è che fare, non lo si può lasciare. E nel caso in cui alla fine si riuscisse a lasciare questo partner, possibilmente questi non rispetterà il tuo spazio, ti chiamerà, ti scriverà, cercherà di convincerti a tornare con lui, e ogni tentativo di stabilire dei confini lo vivrà come un tradimento e te lo farà sapere. E in questi casi che cosa fai? Cioè, qual è l'unica vera soluzione? Sparire dalla sua vita. Che vuoi fare? Bloccarlo, bloccare tutti gli amici in comune, non dargli modo di rintracciarti, non dargli modo di entrare nel tuo spazio personale. E non è che si chiama ghosting questo, si chiama no contact in questo caso, che possono sembrare la stessa cosa. Questo è un altro inglesismo, niente contatti significa molto banalmente, possono sembrare la stessa cosa, no? Perché entrambi i termini, ghosting e no contact, si riferiscono all'interruzione delle comunicazioni con un'altra persona, però in realtà sono due cose diverse, perché il ghosting ha motivazioni
diciamo negative. Io sparisco dalla tua vita all'improvviso semplicemente perché non ho il coraggio di avere un confronto, non ho il coraggio di prendermi le mie responsabilità e quindi vado a comprare le sigarette e non torno più. Il no contact invece per chi lo fa è una necessità, perché ci ha provato a interrompere la relazione in altri modi, questa relazione tossica, ha provato ad andare avanti, non ci è riuscito e quindi non gli resta che il no contact. E c'è qualcosa che insomma farà pensare che quello di Angelica sia stato più un no contact che un ghosting, perché c'è una cosa che forse non avete notato nella parte dell'intervista di Morgan che abbiamo letto. È una cosa che nel 2020 passa in sordina, perché nel 2020 non se ne sa niente. Il giornale Oggi, quando Morgan nomina Angelica, cosa scrive tra parentesi? Scrive Angelica, la ex fidanzata, che dice non gli è più permesso di vedere. Non viene specificato altro, ma perché non gli è permesso vederla? Solo un anno dopo, ragazzi, si scoprirà che Angelica ha denunciato Morgan per stalking, ma andiamo per ordine. Conclude Morgan in questa intervista nel 2020, così chiudiamo questa questione. Ci vuole forza, lo so, ma io sono come Cristo, ho una forza pazzesca. Lui come Cristo. In effetti Morgan ha resuscitato la sua carriera così tante volte che dobbiamo parlare di miracoli. In tutto ciò, ricordiamolo ancora una volta, Morgan avrebbe, mentre rilascia questa intervista, una figlia neonata. Cioè lui è uscito dal rehab il 4 maggio, sua figlia è nata da meno di 2 mesi e lui sta qui a lamentarsi sui giornali di gossip del fatto che la sua amata Angelica lo abbia abbandonato. Tra l'altro, ragazzi, Morgan, sempre in questa intervista, parla pure di Alessandra, la madre della sua terza figlia, quella che ha appena partorito. E Morgan dice di averla lasciata per Angelica, però dice lei ha sopportato tanto di me e sarebbe disposta ancora a sopportare. Sempre nello stesso periodo, ragazzi, Morgan rilascia anche un'altra intervista e gli viene chiesto: lei cosa ha fatto in lockdown, signor Morgan? Al che lui risponde così: le stesse cose che faccio adesso, oltre ad aver avuto una strana reazione da parte della mia partner Angelica che si è completamente negata. Credo che sia andata da qualche parte a fare qualche trattamento psichiatrico, fatto sta che è tornata ed è priva di emozioni e sembra sia gravemente lesa dal punto di vista psichico. Non mi permettono di incontrarla. C'è sotto qualcosa di veramente strano. I monzesi ricchi borghesi hanno fatto una cosa alla Giulietta e Romeo. Allora, il fatto, ragazzi, è che Angelica non vuole più stare con lui, non vuole più essere cercata da lui e siccome per lui questa cosa è semplicemente impossibile, allora lui si è convinto che lei sia stata lobotomizzata. Non c'è altra spiegazione per cui lei non lo voglia più. E Morgan questa sua teoria la racconta ai giornali, cioè mette in giro questa voce che Angelica sia gravemente lesa dal punto di vista psichico, che sia priva di emozioni. Le hanno asportato le emozioni, ragazzi, tipo le tonsille. Siamo alla fantascienza. Morgan dice anche: non mi permettono di incontrarla. Anche qui, ragazzi, nel 2020, quando lui dice questa cosa, nessuno sa che cosa lui intenda, ma in sostanza lei lo ha denunciato per stalking, ma Morgan complotta che dietro questa denuncia, che lui si guarda bene dal menzionare nell'intervista, ci sia sotto una trama alla Giulietta e Romeo, per cui i monzesi, cioè gli abitanti di Monza, perché sia Morgan che Angelica sono di Monza, li vogliano dividere questi due innamorati pazzi. Quindi anche lei, no? Come Giulietta è innamorata del suo Romeo, ma non possono stare insieme. Non è lei che non vuole stare con lui, o le hanno asportato un pezzo di cervello, oppure ci sono i monzesi ricchi borghesi che le impediscono di
stare col suo amato. Dalla narrazione che Morgan fa ai giornali nel 2020, quindi Angelica che figura ci fa? Una figura barbina. Ricapitoliamo ragazzi, lei si sarebbe messa con Morgan mentre lui aspettava una bambina da un'altra, ma una volta che lui ha lasciato per lei la sua compagna incinta, allora lei, Angelica, non sarebbe stata contenta, no, comunque non si sarebbe messa con lui e gli avrebbe detto: se tu vuoi stare con me ti devi fare disintossicare. Lui, al che disposto a tutto per lei, si sarebbe fatto ricoverare e avrebbe fatto non una qualunque disintossicazione, no, si sarebbe fatto mettere degli elettrodi in testa, facendosi mandare onde elettromagnetiche al cervello per lei, cioè per farla felice. Lei, al che avrebbe firmato come referente affettiva dicendo: ci penserò io non appena uscirai, non appena tornerai a casa, a non farti ricadere in tentazione, per poi tuttavia sparire mentre lui era ricoverato con gli elettrodi al cervello e non poteva ormai più tornare indietro, nonostante il percorso non gli sarebbe sicuramente servito a nulla, perché non aveva più una referente affettiva che è fondamentale nel percorso di disintossicazione. E dopo tutto sto casino, in base a quello che racconta Morgan, anche Angelica sarebbe finita ricoverata, ma in un ospedale psichiatrico, dal quale ne sarebbe uscita rimbambita. Povero Morgan, che sfortuna, che storia sfortunata. Certo, lui ha le sue colpe, perché comunque ha abbandonato la compagna incinta nel suo momento più vulnerabile, ma lui lo ha fatto per amore, mentre Angelica, da quello che lui racconta, sembra aver agito solo per rovinargli velocemente la vita, solo travolta dal suo enorme ego e dalla sua malattia mentale. Questa è la narrazione messa in giro da Morgan, ragazzi, narrazione che si instaura come unica narrazione, visto che lei non racconta nulla nel 2020. Passa il 2020, passa un anno, passa esattamente un anno. 2021. Viene fuori la notizia bomba. La cantante Angelica Schiatti ha denunciato Morgan per stalking e diffamazione. Secondo Angelica, lei avrebbe lasciato Morgan, ma Morgan non avrebbe accettato la sua decisione di chiudere la relazione, e da allora, non accettando appunto la fine della relazione, avrebbe tenuto un comportamento molesto, chiamandola continuamente e tempestandola di messaggi. Ma non è tutto, ragazzi. Angelica lo accusa anche di averla minacciata di diffondere un suo video personale intimo e di averla diffamata. La denuncia risalirebbe al febbraio 2020. Addirittura, sempre nel 2021, si viene a sapere un piccolo particolare, cioè che Morgan, nel tentativo di comunicare con Angelica, avrebbe finto di essere un famoso rapper italiano interessato a collaborare con lei, cioè a fare una canzone con lei. Ragazzi, io lì per lì ho pensato: oddio, Morgan si è finto Fedez, e invece purtroppo no, non è stata una cosa così esilarante. Scopriremo in futuro che si è finto Willy Peyote. Nel 2021 non si sa altro se non che Morgan viene rinviato a giudizio. È per questo che si viene a sapere, è per questo che viene pubblicata la notizia dai giornali che Angelica ha denunciato Morgan, perché Morgan è stato rinviato a giudizio per stalking e diffamazione. Essere rinviato a giudizio significa che, secondo il giudice, ci sono prove sufficienti per portare la persona accusata a processo. Ci sono gli elementi per procedere, ci sono le basi per istruire un processo, altrimenti il caso sarebbe stato archiviato e basta. Ovviamente non significa che sei colpevole, si deve ancora fare sto processo e dal processo potrebbe anche venire fuori che tu sia innocente, però qualcosa c'è, qualcosa che verrà esaminato per poi appunto decidere se l'accusato sia colpevole o innocente di diffamazione e stalking. Ora ragazzi, cosa dice Angelica quando si diffonde questa notizia? Niente, muta, silenzio stampa.
Morgan invece cosa dice quando si diffonde questa notizia del suo rinvio a giudizio? Morgan rilascia immediatamente un comunicato all'ANSA con il quale dichiara: a me la violenza non si può associare, sono l'essere più dialogante che esista, e infatti nessuno l'ha denunciato per violenza ma per stalking e diffamazione. Qui Morgan sta usando forse inconsapevolmente quella strategia argomentativa che si chiama la fallacia dell'uomo di paglia, cioè una persona solleva l'argomento A, in questo caso l'accusa di stalking, e tu invece rispondi sostituendo l'argomento A con un argomento B che è simile all'argomento A ma fuorviante, magari è esagerato. Quindi invece di dire non mi si può associare lo stalking, dici non mi si può associare la violenza, che è una cosa più grossa ma non è quella per cui tu sei stato accusato. Così tu puoi confutare questo nuovo argomento, l'argomento B, e dare l'impressione di avere confutato l'argomento A. L'accusa non è di violenza, è di stalking. Tu sei una persona morbosa, tu sei una persona che si ossessiona con la gente, che non accetta il rifiuto, che non accetta di essere lasciato. Smentisci questo, non smentire qualcosa di cui nessuno ti ha accusato. E poi dice Morgan: ragazzi, e qui comincia, diciamo, la mia parte preferita, mi vuole trascinare in tribunale perché ho scritto delle poesie? Questa, ragazzi, da qui in poi sarà la sua linea difensiva principale. Lui non l'ha stalkerata, lui le ha scritto le poesie. Dobbiamo vedere che poesie, quante poesie. Ora, per intenderci, lo stalking consiste banalmente nel seguire una persona, sorvegliarla, chiamarla milioni di volte al telefono, scriverle piogge di messaggi, email, lettere, regali, imporsi nella sua vita, in sostanza, quando lei nella sua vita non ti vuole. E consiste lo stalking nel raccogliere informazioni su di lei chiedendole ad altri, per esempio ai suoi amici, consiste nel contattare i suoi parenti insistentemente. Insomma, lo stalker si comporta come i cookies, ragazzi, non importa se non li accetti, loro ti seguiranno lo stesso, sapranno tutto di te, ti appariranno ovunque, ti tormenteranno di notifiche. Unica via d'uscita: iniziare una nuova vita in Tanzania. Lo stalker è come un cookie. Essendo che Morgan è stato rinviato a giudizio, ci dovrebbero essere delle prove che lui abbia fatto almeno alcune di queste cose. E lui invece vuole ridurre tutto quanto all'averle scritto delle poesie. Ma sarà vero? Chi avrà ragione? Sempre in questo comunicato stampa, Morgan rilascia qualche nuovo dettaglio sulla sua rottura con Angelica. Infatti dice, riferendosi a lui e Angelica: è un rapporto che dura dal 2013, una relazione di profondo affetto intimo e artistico, fatta di conversazioni lunghissime, frequentazioni quotidiane e costante interscambio fatto di stima. Poi ci siamo innamorati profondamente e nonostante entrambi fossimo impegnati, ho preso la difficilissima decisione di comunicare alla madre di mia figlia che volevo stare con un'altra persona. Le nostre famiglie sapevano tutto. Ho chiesto anche la sua mano alla madre, che però mi ha risposto che lei avrebbe prima dovuto fare un disco di successo, sì, un disco volante per sparire nello spazio. Continua Morgan: ad un certo punto lei è sparita, non aveva chiuso la sua relazione. Si riferisce, ragazzi, all'ex con cui Angelica se ne sarebbe andata all'Elba, e mi ha bloccato ogni tipo di contatto senza alcuna spiegazione, fino a bloccare amici comuni e persino mia madre. Per me è una cosa violenta quanto sta succedendo. Nonostante ciò non voglio fare la guerra, ho mia figlia a cui pensare, ho solo cercato un dialogo per comprendere. Al che anche i suoi avvocati si immischiano e dicono: allora, il nostro assistito ha solo scritto dei messaggi ad Angelica, non c'è stalking, è tutta una grande esagerazione. Addirittura praticamente dopo la denuncia Morgan ha mandato ad Angelica un vocale per cercare un punto di incontro, per vedere se si potesse risolvere pacificamente la cosa invece di andare a finire a processo, ma questo messaggio è stato integrato alla denuncia. Perciò, secondo Morgan, quella violenta psicologicamente alla fine della fiera sarebbe lei, Angelica, che non solo lo ha ghostato, ma lo denuncia pure perché lui le ha scritto cercando di risolverla in modo amichevole. Ma che comportamento è? A
Morgan questa cosa non va giù, ragazzi. Infatti, per dimostrare che non è assolutamente ossessionato da Angelica, rilascia un'altra intervista, un'intervista a Dago Spia, in cui all'improvviso, dal nulla, dice: io voglio parlare del ghosting. Io lo sto subendo dalla persona che più in assoluto mi faceva sentire stimato e rispettato. Il nostro era uno specchiarsi meraviglioso e vedersi belli negli occhi dell'altro. Era una relazione con una compatibilità naturale, totale. Per me è stato spaventoso, traumatico che per ragioni incomprensibili tutto questo si sia improvvisamente tramutato in un disprezzo tale da annullarsi completamente. Sfido chiunque a reggere una cosa simile. È inspiegabile, logorante. Ho provato ogni modo per sentirla. Le ho scritto tanto. Sta letteralmente ammettendo o è una mia impressione? A questo punto dell'intervista, ragazzi, Dago Spia gli fa notare in qualche modo la sua morbosità, cioè gli fa notare che ultimamente lui abbia scritto 5 canzoni inedite e le abbia presentate ad Amadeus per Sanremo, canzoni respinte da Amadeus, e in tutte e 5 Morgan parlava di Angelica, a quanto pare. Al che Morgan gli risponde: ma è tutto, io la amavo, lei deve aver subito qualcosa che non so. Un incantesimo, è inspiegabile quello che è successo, è un incubo, nessuno è riuscito a raggiungerla. Paradossale che lei guardi quello che scrivo io e io non possa farlo e che sia stato denunciato per stalking. Ma non sono mai andato sotto casa sua, le ho solo scritto. Ma dov'è l'insistenza? Mai avuto risposte. Questa cosa mi ha scatenato un'inquietudine gigantesca, perché improvvisamente non posso più parlare con la persona con cui parlavo sempre. Lei era il 100% delle mie conversazioni. Le nostre chat su WhatsApp erano diventate un romanzo di 500 pagine a settimana. Abbiamo fatto 10 anni così. Scrivevamo e componevamo insieme, con naturalezza. C'era tutto, era la mia migliore amica, eravamo amanti in libertà. Poi un graduale allontanamento fino a quando mi ha bloccato. Ho provato a chiamarla, ma lei subito: ti denuncio. Ho pensato anche che abbia affrontato un percorso terapeutico indotto, forzato, che l'ha portata a disinnamorarsi. E dal 25 aprile del 2020 io per lei sono diventato angoscia. Che me la immagino tipo un'altra emozione di Inside Out. Vi prego, ragazzi, qualcuno che sa disegnare, faccia il personaggino di Inside Out, angoscia, con i tratti di Morgan. Di nuovo questa storiella del lavaggio del cervello. Ora, quello che vi sto mostrando è uno studio che si chiama in italiano Stalking, schemi, motivazioni e strategie di intervento. Vi lascio il link per scaricarlo, tanto dimenticherò di mettere il link. Nel caso in cui me lo dimentichi, scrivetemi un commento in caps lock con scritto Iris metti il link per scaricare lo studio. In questo studio vengono illustrate le tipologie di stalker e tra queste abbiamo lo stalker ossessionale. Questi praticamente è convinto che la donna da cui è appunto ossessionato lo ricambi. Lei lo ama follemente secondo lui, ma non lo può mostrare per fattori esterni, oppure si è convinta di non amarlo, ma non è così. In realtà lei lo ama, ma sta negando a se stessa la verità e lui ha la missione di mostrarle la verità, di aiutarla a capire la verità e ad accettarla. Con questo voglio dire che Morgan è uno stalker? No, questo può stabilirlo solo un giudice. Però, ragazzi, i discorsi che fa in pubblico rientrano nel profilo dello stalker, cioè uno stalker si comporterebbe esattamente così. Pertanto l'avvocato di Morgan dovrebbe necessariamente rinchiuderlo a chiave in una cantina con 20 strumenti musicali e dirgli: tieni tesoro, gioca, ti vengo a chiamare quando inizia il processo, se no fai danno. Morgan non smette di parlare di Angelica, fa di Angelica l'argomento fondamentale dell'intervista. Questa intervista lui la trasforma tipo nel suo diario segreto. Ad esempio, vi leggo le parole di Morgan: ora vivo in questa distanza romanzesca, in questa idealizzazione folle che io costruisco dentro il mio racconto, che è un'assenza assoluta, e ho costruito un'opera gigantesca che è narrazione, fiaba, dialogo elettronico, ambient, voci, esperimenti, canzoni. Tutte queste cose messe insieme sarà Morgangel. Credo di avere superato le 10 ore di musica. Dovrò farne un serial a episodi. È la mia autobiografia. Cioè, non so se avete capito.
Secondo me non avete capito. Morgan annuncia di stare componendo un'autobiografia musicale di oltre 10 ore dal titolo Morgangel, l'unione del suo nome e quello di Angelica, la donna che lo ha denunciato per stalking, perché lui non è assolutamente ossessionato, no. E continua pure, ragazzi, ma devo stare attento, perché io non sono autorizzato a parlare di lei. E meno male che non sei autorizzato. Sono 8 interviste che parli solo di lei. Se eri autorizzato a parlarne, cosa facevi? Una serie TV su Netflix. E sentite questa, ragazzi. Dice Morgan: devo stare attenta perché non sono autorizzato a parlare di lei. Come se Petrarca non avesse potuto parlare di Laura o Dante di Beatrice. Io sono lo stalker della musa. Non è moderna questa cosa? Scusate, vado un attimo in bagno. Posso andare nella stessa clinica psichiatrica di Angelica a farmi togliere le emozioni? Cioè, Morgan sta romanticizzando lo stalking, giusto? Ho capito bene, perché magari ho capito male. Cioè, lui sta ignorando completamente il disagio che le sta causando, cioè che le causa. Non gli interessa, lui rivendica il diritto di usarla come musa, capito? Come se avesse una specie di possesso artistico su Angelica. Non li riconosce i suoi confini, non riconosce il disagio che può averla portata a denunciarlo, la riduce a un mero oggetto utile per la sua ispirazione. Lei se lo deve accollare in nome dell'arte, perché lui è un poeta. Il parallelismo con Dante e Petrarca tornerà, ragazzi, tantissime volte in questo caso, molte più volte di quante io non sia disposta a tollerare senza bere. Ma che significa? Non è che se una cosa andava bene ai tempi di Dante e Petrarca allora era giusta. Era il 1300, voglio dire, qualcosina che non andava c'era. Laura e Beatrice innanzitutto non potevano votare perché erano donne. Boh, non so, glielo togliamo il diritto di voto ad Angelica per entrare meglio nel mood. Poi dico Morgan, per Dio, nel 1300 era contemplata la pena di morte per una vasta gamma di crimini. Io non cercherei di convincere la gente che le regole del 1300 siano da attuare oggi, proprio ora che stai per andare a processo. Ci perdi tu. E comunque Dante e Petrarca vivevano in un periodo in cui non c'erano i social, non c'erano i messaggi, mica tormentavano le loro amate, anzi, in realtà parliamo di un periodo in cui il poeta aveva bisogno di stare lontano dall'amata, di non essere ricambiato da lei per essere ispirato a scrivere. Cioè era meglio, capito, se lei non lo ricambiava. Dante aveva pure una moglie, Gemma, ma di tutto quello che ha scritto nella sua vita per Gemma, Dante avrà scritto un bigliettino di ringraziamento. Non scriveva per sua moglie, no, scriveva per Beatrice che non se lo cagava. L'amore doveva essere non corrisposto perché la sofferenza era il calamaio in cui il poeta intingeva la propria penna. La chiamiamo amor cortese, quella fase letteraria, poi vabbè Dante l'ha chiamata dolce stil novo, perché le poesie celebravano un amore ideale, inaccessibile, sofferto, che veniva regalato senza chiedere niente in cambio all'amata. Cioè Beatrice a un certo punto a Dante gli ha negato pure il saluto, altro che ghosting, e Dante mica si è messo a fare tutto su melodramma, cioè ci ha scritto la Divina Commedia, vabbè un po' melodrammatico c'è stato perché comunque l'ha immaginata morta, però è una cosa che ha fatto lui per conto suo, capito? Non è che gliele metteva nella buca delle lettere le sue terzine incatenate, non è che se ne andava in piazza a dire alla gente: signore e signori, penso che a Beatrice manchi qualche rotella perché non vuole stare con me. Vabbè, comunque questa intervista ad Agospia continua con Morgan che accusa Angelica di starlo facendo soffrire. Infatti dice: il ghosting è un'uccisione psicologica, è protratto, è un insulto costante, allucinante, ti fa mancare il fiato. Ah, non vedo l'ora di arrivare alla parte in cui viene fuori cosa è successo. Ah, in tutto ciò la cosa più assurda che Morgan dice in questa intervista è: io non ho alcuna turba psichica, ho fatto spesso test psicologici perché in occasione di affidamento di minori mi è capitato e sono sempre tragicamente risultato privo di turbe psichiche. And I'm not insane.
My mother had me tested. Non sono aggressivo, non sono istrionico, non sono bipolare, non sono narcisista né maligno. Se io sono sano, c'è un problema. Sì, c'è un problema con le lauree in psicologia. Sono gli altri che si adeguano, che resistono, che sono tutti fuori come delle mine. Quindi lui sta benissimo, non ha nessuna turba psichica, però poco dopo nella stessa intervista dice: io credo di poter pensare di morire di suicidio. Per me il tentato suicidio è come se fosse una cura. Lo tento un paio di volte al mese. Secondo me andrebbe somministrato come cura antidepressiva un paio di volte al mese. E ride. Dico, siamo tutti d'accordo che chiunque abbia fatto questi test psicologici a Morgan sia da radiare all'istante dall'albo seduta stampa, perché se gli succede qualcosa ce l'avranno sulla coscienza, giusto? Passano 4 mesi e nel luglio 2021 Morgan dice su Instagram: gente, Angelica mi ha bloccato, nonostante io abbia smesso di contattarla già da un anno. A parte, dice Morgan, averle mandato un messaggio ogni 2 mesi tramite i nostri amici in comune. Ma a parte questo, io comunque, dice Morgan, non è vero che le ho fatto stalking, anzi, per lei ho scritto 40 canzoni d'amore. E ancora una volta dice: la denuncia per difendersi da cosa? Dalle poesie? Ma qualcuno si è premurato di spiegargli cosa sia lo stalking? Perché mi pare che abbia qualche lacuna. Cioè, secondo me lui non l'ha capito cos'è lo stalking. Ragazzi, vi giuro che non l'ha capito. Lui non distingue la passione dall'ossessione. Continua a rivestire atti morbosi come lo scrivere 40 canzoni per una persona che ti ha denunciato per stalking di una patina di innocenza creativa. Cioè, lui in quanto artista ha la licenza di stalkerare, come 007 che ha la licenza di uccidere perché è un agente segreto. Ovviamente, ragazzi, manco a dirlo, la denuncia non è contro le poesie, non è che Angelica l'ha denunciato perché lui le ha scritto 40 poesie e oltre 10 ore di musica a lei dedicata, ma per ben altro. Ma questo stiamo per arrivarci, abbiate pazienza ragazzi, siamo vicini, ci siamo quasi, ci tengo proprio ad andare per ordine. Quello che mi interessa che si capisca è qual è stata la narrazione per anni e il fatto che Angelica non abbia detto una parola per anni e che sia sempre stato Morgan a parlarne. A questo punto che succede? La polizia fa un blitz a casa di Morgan alle 7 del mattino. Nell'articolo che lo racconta viene specificato alla presenza di sua figlia di soli 4 mesi. Non ho capito il motivo del dettaglio. Vabbè, la polizia a questo punto che cosa fa? Sequestra i dispositivi elettronici di Morgan per fargli un controllo, quindi per prendere messaggini, chat, eccetera, eccetera. Ci ritorneremo. A questo punto Morgan annuncia il suo nuovo album. Ne aveva già parlato, si chiamerà Morgangel, ispirato ad Angelica. Morgan lo annuncia su Instagram e chiede ai suoi followers aiuto, cioè vuole che loro partecipino alla scrittura di queste canzoni in maniera attiva, per cui alla ricerca di ispirazione pone ai followers questa domanda: perché lei non vuole parlarmi? La risposta è nella domanda. Ciao ragazzi, sono la Iris del futuro. Mi ero dimenticata un particolare, cioè che nel 2021, oltre a presentare st'opera musicale, Morgan partecipa anche come concorrente a Ballando con le Stelle e fin qui vabbè. Praticamente però a un certo punto a caso si pronuncia in un monologo contro il ghosting, cioè fa sto monologo contro il ghosting senza neanche ballare. In questo monologo dice: dobbiamo capire il dolore di quando una persona viene lasciata. Quando veniva a mancare una persona ero il nulla. Oggi il ghosting vuol dire che non esistono parole e sguardi, che si fanno i blocchi e che si impedisce alla persona di esprimere la parola. Le ripercussioni sono danni fisici. Il ghosting fa mancare il fiato perché non puoi più parlare con quella persona. È una goccia che ti scava. Quando si dice ti amo, anche se non lo si prova più, non bisogna dimenticare quello che si è provato, non bisogna buttare tutto nella pattumiera. L'uso di questo amore è avere il rispetto della persona a cui si è detto ti amo.
Nel maggio 2022 l'avvocata di Angelica Schiatti richiede così il divieto di avvicinamento di Morgan ad Angelica e il divieto di menzionarla pubblicamente e sui social. Ma Morgan non riceve nessun divieto di avvicinamento, nessun divieto di menzionare Angelica sui social e pertanto continua ad agire indisturbato. Nel frattempo Angelica inizia una nuova relazione con un altro cantante, Calcutta. Nel 2019 lei lo definiva uno dei suoi idoli musicali e ora stanno insieme, quindi non disperate mai, fan di Harry Styles. Nessuno sa di questa sua relazione con Calcutta. Inizialmente infatti loro la tengono segreta, privata, fino a quando il 30 maggio 2022 un giovane cantante di nome Francesco De Leo, frontman della band Officina della Camomilla, non fa sapere a tutti di questa relazione pubblicando su Instagram questa storia. Mi dispiace dover usare questi canali per comunicare queste cose, però mi sembra giusto farlo sapere a tutti. Stanotte, verso l'orario di chiusura dell'ultima serata del Miami Fest, sono stato aggredito senza senso alcuno da Edoardo Derme, in arte Calcutta, che mi ha tirato un pugno in faccia facendomi sanguinare il naso. Ci sono diversi testimoni, è giusto che voi sappiate tutto quello che è accaduto. È una persona violenta, ha minacciato di picchiare anche una mia amica. La cosa che più mi fa incazzare non è il pugno in faccia che ho ricevuto io, ma che una persona adulta e benestante abbia minacciato di mettere le mani addosso ad una donna. Una mia amica che, cercando di farlo rinsavire dal suo raptus, invece che tranquillizzarsi abbia addirittura minacciato di pestarla. Non ho parole. Spero ci sia una giustizia in questa storia. Mi dispiace anche dirlo pubblicamente, ma questi atteggiamenti vanno condannati. Fatevi voi un'idea reale su che persona sia veramente questo triste individuo. Ora, dice questo Francesco De Leo, ci sono testimoni. E in effetti è vero, ragazzi, e uno dei testimoni racconta come sia andata la vicenda. La versione del testimone è la seguente: era il Miami Fest di Milano, una festa che andava avanti da 3 giorni, tutti ubriachi a merda, quando verso le 3-4 del mattino sto Francesco De Leo si sarebbe avvicinato a Calcutta e alla sua ragazza Angelica, la cantante, cominciando a prenderli in giro perché lei, la fidanzata di Calcutta, è l'ex ragazza di Morgan, ed è così che si viene a sapere sui giornali di questa relazione tra Calcutta e Angelica, con il racconto di sto testimone che dice: Francesco De Leo provocava la coppia tirando in ballo Morgan finché a Calcutta non gli si è chiusa la valvola e gli ha messo le mani in faccia. Su Twitter al tempo circolava questo screenshot di un utente che scriveva: mi hanno spiegato cos'è successo. Calcutta è fidanzato con Angelica. De Leo si è avvicinato a lei e ha detto: mi spiace che non ti scoppi più Morgan. Angelica è saltata addosso a De Leo e subito dopo anche Calcutta per difenderla. La chiama Sant'Angelica perché è il suo nickname su Instagram, dalla band Santa Margaret. Ovviamente è una fonte da prendere con le pinze, è questo, un anonimo. Però capito, ragazzi, così si viene a sapere di Angelica e Calcutta. Bene, Morgan la prende con dignità, potete solo immaginare. Infatti, il 3 novembre 2023 il profilo Instagram di Rai Radio 2 posta un video di Calcutta che canta la canzone tormentone Paracetamolo. E Morgan commenta sotto questo video, riferendosi a Calcutta, no, che sta cantando: ma una doccia ogni tanto? È meglio che mi tappo la bocca. Sono ormai 3 anni che lui e Angelica non stanno più insieme. C'ha pure una denuncia per stalking. E che fa? Va a insultare nei commenti il nuovo fidanzato di Angelica, e io dovrei credere che le accuse di stalking siano infondate. Io vedo l'ossessione, ragazzi, vedo la morbosità, vedo che Morgan non la sta gestendo bene. Questo commento ci dice che Morgan ancora una volta non rispetti i confini di Angelica, non accettando la sua relazione, la sua nuova relazione. Cioè, è andato a mortificare il suo nuovo fidanzato, capito? A ridicolizzarlo, insinuando che non si lavi. Non so che cosa voglia dimostrare, forse che il suo nuovo fidanzato sia inferiore a lui, anche perché, ragazzi, sotto lo stesso post una conduttrice radiofonica scrive, sempre riferendosi alla canzone di Calcutta: hit per sempre, al che Morgan le risponde: cos'è Yesterday in confronto? Quindi cerca pure di sminuire il valore artistico di Calcutta, mettendo a confronto la sua canzone
Paracetamolo con Yesterday dei Beatles, un classico, no, della musica universalmente riconosciuto, alla quale sicuramente Paracetamolo manco si avvicina. Ma che c'entra? Vabbè, comunque stavo pensando che Morgan si è paragonato a Dante, Petrarca, no? Ma vi immaginate Dante che nella Divina Commedia insinua che il nuovo fidanzato di Beatrice non si lavi? Cioè, secondo voi sarebbe mai potuto cadere così in basso? Io mi immagino Dante che si inventa questo nuovo girone dell'inferno per chi non si lavava in vita, solo per piazzarci dentro il nuovo fidanzato di Beatrice e fare sapere a tutta Firenze che il nuovo fidanzato di Beatrice non si lava. Nel girone dei dannati con Virgilio andai. Vidi l'uomo di Beatrice che in vita puzzolente nell'eterno prurito tra i dannati stava ormai. Dissi a Virgilio pieno di odio ardente: lui è l'amor di Beatrice che soffre la sua pena, in vita non si lavava e ora non ha il detergente. Per contrappasso prurito eterno lo incatena. La pelle infetta, sempre da grattare, per la scarsa igiene ora gli prude il fondo schiena. A proposito di poeti e poesie, nell'ottobre 2022 Morgan pubblica un libro di poesie dal titolo Parole da Morgan, libro che viene annunciato così dalla stampa. Il libro segna una cesura con un dolore importante dell'artista. Vittima di ghosting, una pratica di cui si parla poco e che consiste nel perdere traccia del proprio partner da un momento all'altro senza possibilità di comunicazione, l'isolamento totale, la voce che viene strozzata. Non risulta difficile capire quanto possa aver sofferto Morgan per questo crimine imposto a lui e alla sua volontà di dialogo, perché non c'è solo la violenza sulle donne o lo stalking, ma anche l'abbandono, e noi ce ne dimentichiamo sempre di più. Ma veramente? No, vabbè ragazzi, ma ci sono le Olimpiadi delle minchiate anche perché questa vince l'oro. Quindi Morgan è vittima di ghosting, è vittima addirittura di un crimine. Addirittura il ghosting viene messo sullo stesso piano della violenza sulle donne, dello stalking, guarda caso. Giusto viene menzionato lo stalking, non esiste solo lo stalking. Vabbè, ma questo secondo me è tipo qualcosa che ha scritto Morgan e lo ha passato ai giornali che non hanno fatto nessuna verifica, chiaramente, perché non è possibile. Il ghosting paragonato alla violenza sulle donne, ma siamo impazziti. Attenzione, il ghosting è doloroso, sì, a voglia, ma la violenza sulle donne intesa come violenza fisica e lo stalking sono crimini seri, sono reati. Le vittime di questi crimini vivono con la paura costante di essere ammazzate, rischiano la vita. Il ghosting, per quanto possa essere sgradevole e doloroso, non mette la vita di nessuno in pericolo. Qualcuno è mai morto di ghosting? Non credo. Qualche donna è mai morta di botte a causa di un uomo violento? Sì. È morto mai qualcuno per mano di uno stalker? Sì. Se devo scegliere tra uno stalker e uno che mi ghosta, francamente, ma meglio che sparisci, levati. Ma io ragazzi ho anche il senno di poi, perché giustamente io già so cose che ancora vi devo raccontare. Quanto hype che sto facendo. Questo sarà un video da vedere 2 volte, io ve lo dico. Da qui in poi tutto tace sul caso Morgangel. Morgan continua a combinare le sue marachelle, se vogliamo chiamarle marachelle. Ad esempio, ricordo quando una volta è venuto qui in Sicilia a Selinunte per un tributo a Franco Battiato. Ecco, Morgan, invece di omaggiare Battiato o di suonare per esempio le canzoni di Franco Battiato, si è messo a suonare una serie di brani suoi a caso, completamente fuori programma, per cui uno dal pubblico a un certo punto gli ha urlato: "Sei fuori tema!" Morgan deve avere sentito: "Tua madre è scema!" Altrimenti non si spiega la sua reazione, perché praticamente lui si gira verso il pubblico e si mette a urlare una serie di insulti contro il pubblico. Siete proprio siete stupidi, la società è una merda, state zitti, basta, avete rotto il cazzo, ho dei sentimenti, coglioni, ma sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh, andate a vedere Fedez, vai a fare il c***o, di me, coglione.
scandalo. Poi Morgan ha chiesto scusa su Instagram, ha detto scusate, io non sono omofobo, ero ferito nell'anima, stavo facendo una performance troppo ispirato e sono stato interrotto, per me era un momento importante, bla 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 bla. E niente, circa 2 mesi fa il Ministero della Cultura lo ha invitato a Verona per partecipare al dibattito Canzoni violente contro le donne. Che fare? Cioè Morgan praticamente fa un intervento per parlare di violenza sulle donne, ragazzi, su Rai 1, mentre è imputato per stalking dopo aver rivolto un insulto omofobo verso uno spettatore. Bello, sarebbe interessante a questo punto anche istruire un bel dibattito sulla gestione dello stress con l'intervento di Rosa Eolindo. Perché no? L'avvocata di Angelica viene a sapere che Morgan farà questo intervento su Rai 1 e dice divertente, contatta immediatamente Rai 1 e chiede la cortesia di non farlo, di non fare questa grandissima di non dare modo a Morgan di parlare di violenza contro le donne, perché non è il caso, vista la causa in corso, è inopportuno. Ma l'avvocata dice non ho mai ricevuto risposta dalla Rai. Il 4 luglio 2004 Morgan presenta il suo nuovo singolo dal titolo Rutti, perché lui è un poeta ovviamente, quindi Rutti. Ricordiamo i suoi maestri Dante, Petrarca, Francesco Totti. E dove lo presenta Rutti? Niente meno che nella sede della Warner Bros. Music, la casa discografica con cui ha firmato. E già che c'è, durante la conferenza stampa alla Warner Bros., Morgan fa un annuncio bomba e dice: gente, da ottobre condurrò un programma su Rai 3, un programma che andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, prima del telegiornale, in prima serata. Selvaggia Lucarelli, me la immagino che sfoglia Instagram mentre è in bagno, si imbatte nel video di questo annuncio di Morgan e si innervosisce al punto che diventa Saiyan, urlando, si illumina tutta, anche perché Selvaggia Lucarelli è un ex di Morgan. Ora, la ex per alcuni di voi sarà stata un problema. Ma immaginate avere come ex Selvaggia Lucarelli, è un altro livello di ex. In teoria non si sono lasciati male lei e Morgan, in pratica però si stanno sul culo, cosa che è stata proprio evidente quando Morgan nel 2021 ha partecipato a Ballando con le Stelle. Selvaggia era una dei giudici e niente, la tensione tra i due era evidente. A un certo punto hanno litigato sul personale. A me sembrava uno di quei balli che può ballare una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo. Quelli che frequenti tu, quindi. Tu non sei la persona indicata per giudicare chi frequento io, visto che mi hai frequentata. Allora, però tu sei sul banchetto. Direi che forse è un autogol. Insomma, a Selvaggia Lucarelli Morgan non sta particolarmente simpatico, si capisce, però Morgan nel 2021 ha la felice idea di nominare la denuncia di Angelica mentre sta parlando di Selvaggia Lucarelli. Questa è proprio la prova che le droghe facciano male. Praticamente in un'intervista stava parlando di Selvaggia Lucarelli e diceva sì, tra noi non ha mai funzionato bene, ma qui vi cito proprio le parole di Morgan: non le ho mai telefonato perché non sono uno che cerca le persone, è la prova che non sono uno stalker. Selvaggia è bella, intelligente e divertente, è un ottimo partito, l'ho conosciuta e l'ho frequentata. Ripeto, il fatto che non l'abbia più chiamato è la prova che non sono uno stalker. Capito, Selvaggia? Ho appena detto che sei bella, brava e intelligente. Io penso che Morgan, ragazzi, qua abbia cercato di ingraziarsi Selvaggia Lucarelli così che lei facesse un bell'articolo a favore suo. Selvaggia Lucarelli l'articolo lo farà. Oh, se lo farà. 3 anni dopo, nel luglio 2024, meno di un mese fa, Selvaggia Lucarelli pubblica sul Fatto Quotidiano un'inchiesta sul caso Morgan Angelica Schiatti, rivelando finalmente i dettagli delle accuse. Da questo momento in poi vi riporterò le notizie riportate nell'articolo di Selvaggia Lucarelli, di cui vi lascio il link nell'info box. L'articolo inizia malissimo per Morgan. Scrive infatti Selvi
Persecuzioni erano poesie. Nel 2021 Morgan commentò così sui social il rinvio a giudizio per stalking e diffamazione nei confronti della sua ex compagna, la cantante e musicista Angelica Schiatti. Leggendo le carte del processo, però, viene fuori che di poetico c'è ben poco. Quindi ragazzi, allacciate le cinture perché Selvaggia Lucarelli ha in mano le fottute carte del processo. Lei le ha lette. E chi le ha fornito queste carte? Chi ha fornito le carte del processo a Selvaggia Lucarelli? Ovviamente il primo pensiero è Angelica, è stata Angelica, e quindi Selvaggia Lucarelli starà sicuramente riportando la versione di Angelica su sua richiesta, ma non è così ragazzi. Infatti l'avvocata di Angelica, Maria Nirta, dice: noi non ne sapevamo niente, ci siamo svegliati una mattina con questa sorpresa, onestamente non so se considerarla bella o brutta, cioè non so se Selvaggia Lucarelli ci abbia fatto un favore a pubblicare ciò che ha pubblicato o meno. Io ovviamente spero che serva quantomeno a fare smuovere la situazione, visto che qua stiamo fermi da anni. Dunque, cosa dicono queste famose carte del processo? Partiamo dall'inizio, dice Selvaggia Lucarelli mentre accarezza il suo gatto con una musica inquietante di sottofondo. Quella che vi sto per riportare, ragazzi, io comunque la etichetterei come la versione di Angelica, perché comunque una sentenza non c'è ancora stata, di conseguenza non possiamo parlare di fatti, delle cose che sono fattualmente successe. Ancora bisogna dividere il caso in la versione di Angelica e la versione di Morgan, ed è abbastanza evidente secondo me che quella riportata da Selvaggia Lucarelli sia la versione di Angelica. Ora, prima di iniziare con la versione di Angelica, ci facciamo 5 minuti di meditazione. Io mangio un popcorn per farmi risalire la pressione, perché ormai sento che mi muovo sospinta dal vento dell'aria condizionata, e ne approfitto per dirvi che questa maglietta è una delle strepitose e simpatiche magliette di Pampling, ma anche queste calze sono di Pampling, ragazzi. Non so se le vedete, è la scena del ballo di Pulp Fiction. Se comprerete su Pampling usando il codice Babilonia, le calze potrete averle gratis. Non necessariamente queste, quelle che volete, scegliete voi quali. Ok, andiamo a noi. La versione di Angelica. Piccolo recap noioso ma necessario. Angelica e Morgan si mettono insieme 10 anni fa, nel 2014, ma è una storiella lampo perché comunque si lasciano presto e dopodiché si vedono sì, ma saltuariamente, anche perché, ricordiamolo, Morgan è impegnato con Alessandra. Nel 2019 lui e Angelica si rimettono insieme, ma dura 3 mesi. Dopo 3 mesi infatti Angelica lo lascia. 3 mesi secondo me non si può neanche definire relazione, ragazzi, cioè in 3 mesi non ci coltivi manco le zucchine. Morgan tuttavia la prende male, come se Angelica lo avesse lasciato dopo 10 anni di matrimonio e 3 figli, soprattutto con il sopraggiungere del lockdown, per cui non si può uscire di casa, quindi Morgan non ha niente di meglio da fare che scrivere ad Angelica, e va diventando sempre più insistente, e a un certo punto i suoi messaggi si fanno minacciosi. Diciamo che mi pare di intuire che il suo tono passi dal mi manchi al se non torni con me ti faccio vedere io, che mi fa ridere, ragazzi. È ironico considerando che lui ha mollato la sua compagna incinta veramente dopo 10 anni di fidanzamento e si sente a postissimo con la coscienza. Cioè lui lascia la compagna dopo 10 anni di fidanzamento, la compagna incinta, e va bene, però lui non può essere lasciato dopo 3 mesetti di relazione perché piazza un casino. Insomma, nel maggio 2020 Angelica non ce la fa più e denuncia tutto. E cosa succede, ragazzi? Nel maggio 2020 viene attivato il codice rosso. No, non è possibile, non ha alcun senso, perché il codice rosso è... Che cos'è il codice rosso? È una normativa introdotta nel 2019 con lo scopo di proteggere le vittime di violenza di genere. E cosa prevede questa legge? Prevede tutta una serie di misure per garantire un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti. Devono agire subito, prima che sia troppo tardi. È come il codice rosso al pronto soccorso. Se vai al pronto soccorso e ti attivano il codice rosso, significa che a momenti muori, sei in pericolo di vita, quindi scavalchi tutti gli altri in sala d'attesa, perché comunque gli altri, codice giallo, codice verde, sopravvivranno se aspettano, a differenza tua.
se aspettano meno di 90 anni, si intende, perché poi parlando di pronto soccorso altro problema. Stessa cosa il codice rosso nelle denunce. Se ti viene attivato il codice rosso sei o potresti essere in pericolo di vita, quindi il tuo caso giudiziario ha priorità assoluta. La vittima deve essere ascoltata entro 3 giorni dalla denuncia, bisogna emanare ordini di allontanamento e divieti di avvicinamento al presunto carnefice, anche se è solo presunto, ragazzi, perché si capisce poi che per istruire un processo ci vuole tempo, ci vuole così tanto tempo che nel mentre quello magari ha tutto il tempo di organizzare un piano per farlo sembrare un incidente. Quindi, onde evitare che succeda il peggio, si emana l'allontanamento, poi si ha processo, si scopre che non c'era bisogno dell'allontanamento perché lui è un angioletto, non abbiamo perso niente, ma Filippo mi dice sempre, speriamo che lo so pronunciare, meglio chi sacciuca chi sapia, che tradotto in italiano è tipo meglio dire non si sa mai piuttosto che non pensavo sarebbe successo. Il codice rosso, ragazzi, è sempre stato attivo mentre Morgan rilasciava interviste su Angelica, e ogni volta che Angelica andava a integrare qualcosa di nuovo alla denuncia, per esempio nuovi messaggini minacciosi ricevuti da Morgan, le veniva attivato un nuovo codice rosso. Ma non c'era nessuno al pronto soccorso. Altro che sentire la vittima entro 3 giorni, altro che divieti di allontanamento. L'attesa per questo codice rosso va avanti dal 2020, da 4 anni ad oggi, perché il processo al momento ancora non è iniziato e Morgan, spoiler, non ha ricevuto alcun divieto di allontanamento. Quindi in pratica il codice rosso è una barzelletta, o il giudice è daltonico. A questo punto le forze dell'ordine perquisiscono la casa di Morgan, ragazzi. Come sappiamo gli sequestrano i dispositivi elettronici, vi ricordate che vi ho detto fanno un blitz a casa di Morgan e gli sequestrano i dispositivi elettronici? Eccoci qua. Ma cosa viene trovato in questi dispositivi elettronici? Or dunque, messaggi minacciosi e violenti scritti ad Angelica, messaggi che Selvaggia Lucarelli gentilmente ci riporta. Cioè, ragazzi, Selvaggia Lucarelli pubblica un po' di screenshot nell'articolo e un po' di screenshot nelle storie Instagram. Questi screenshot dovrebbero essere veri, perché Morgan ad oggi, che ha rilasciato la sua versione, comunque non ne ha smentito l'autenticità, ha solo detto che sarebbero decontestualizzati e che sarebbero stati inviati quando lui era in fase di disintossicazione, quindi non era in sé. Ora noi, ragazzi, andiamo a leggere questi messaggi. Considerate che per colpa di questi messaggi Angelica si sotto, fa le valigie e si trasferisce a casa di suo padre a Merate, lascia casa sua perché c'ha paura che Morgan le faccia l'imboscata. Andiamoli a leggere. Scrive Morgan ad Angelica: hai esagerato, ora me la paghi, vuoi la guerra, sei sputtanata a vita, scordati qualunque carriera, da oggi l'hai voluto. Ed ecco che Morgan comincia a sputtanare Angelica a questo punto sui giornali, no? Lui l'aveva proprio minacciata di farlo: sei sputtanata a vita, scordati qualunque carriera, l'hai voluto tu. Nazisti come te devono avere una bella lezione. Ora ti faccio assaporare cosa vuol dire assenza di pietà, visto che non ti fai problemi a umiliare e offendere i buoni, ora i buoni diventano cattivi. Lui quindi si percepisce come buono, la cattiva è Angelica nella storia che lui si racconta. Angelica non gli risponde per ben 2 minuti e così Morgan le scrive: faresti bene a ripigliarti e leggere, perché sto per diffondere pubblicamente lo stato in cui sono e le motivazioni. Non credo ci farei una gran bella figura, io dico la verità. Tu sarai costretta alle solite 1000 balle a chiunque. Dopo 20 minuti Morgan alza il tiro e minaccia Angelica di divulgare video erotici che la ritraggono e di raccontare in giro che lei abbia sabotato la sua disintossicazione. Ciò allo scopo di tirarle addosso una shitstorm. Le scrive infatti: intanto i filmatini erotici che piaceranno molto ai ragazzini e neanche i cessi in cui ti facevi
ma il fatto che hai sabotato la mia disintossicazione piacerà un casino e dispiacerà talmente ad alcuni che non hai idea di cosa ti si rivolterà addosso. Angelica, ragazzi, non cede ai ricatti e continua a non rispondergli. E così Morgan, il 20 maggio 2020, in una chat di gruppo chiamata In Arte Morgan, che penso sia un gruppo di lavoro, invia questi messaggi: questa battaglia persa mi ha distrutto, non c'è molto di me se non qualche pezzo di osso incenerito, ma oggi sento che nessuno può essere trattato in questo modo e che il mio amore devo darlo a chi lo vuole. Sono ancora dolorante, ma mi rimetto in forze presto, giuro. Grazie ragazzi, anche se con il cuore in 1000 pezzi ve lo riesco a dire. Grazie di cuore. Fino a qui tutto ok, ma poi scrive: e adesso, per la gioia di tutti i segaioli del mondo uniti, vi sparo una tripletta di video porno di Angelica, scusate, che vi mettono a posto per qualche anno, garantisco. Dai, facciamoci una risata almeno. Morgan a questo punto invia qualcosa che poi però ha eliminato, non sappiamo se prima che gli altri lo vedessero o dopo. Sta di fatto che poi, dopo aver inviato questa cosa, scrive: ops, scherzavo, quindi credo che l'abbia eliminato subito. Quindi niente, praticamente lui ci teneva solo a fare sapere che ha il potere su di lei, che ha del materiale che ritrae Angelica in stato cioè lei si sarebbe prestata a questa cosa, sappiatelo tutti. Con sua grande sorpresa nessuno si fa una risata, infatti nella chat una donna gli risponde: guarda che finisci in galera. E Morgan: ma mica l'hai postato, sei cretina? Pure la cretina è lei. Quindi ragazzi, però questo che cosa significa? Che il contenuto ad oggi eliminato, al tempo gli utenti della chat lo avevano effettivamente ricevuto, perché Morgan teme che lei possa averlo postato. Vabbè, al che questa donna risponde: no, io non l'ho postato, ma ti pare? Ma era una cosa vostra, non farei vedere ste cose a nessuno, neanche a noi. Lo dico da donna, è una cosa brutta. E poi tu rischi un botto, non scherzare su queste cose. Chiunque tu sia, grazie per aver reagito, grazie per non avere girato la faccia, grazie per avere fornito soprattutto gli screenshot alle autorità. Il Signore ti deve ripagare. Vabbè, Morgan reagisce con diplomazia, come al suo solito, e scrive: e allora che cazzo vuoi? Non posso condividere con qualcuno un po' di sanatoria di una che ha fatto la troia perché e sa fare solo la troia? Scusa, non ho capito che c'è di male. Morgan è totalmente posseduto da Petrarca qui. Al che la donna gli risponde: è reato, punto, vatti a leggere il codice penale. Troia o non troia, non si fa. Ma poi cosa ci sarebbe di umoristico? Cioè io sono rimasta all'umorismo, un po' di umorismo, quindi Morgan, diciamo, nella sua fase pirandelliana. Non ho capito cosa ci sarebbe di umoristico nel vedere i video di una donna che fa cose sessuali. Quale elemento dovrebbe fare ridere? Forse il fatto che è un momento che lei, Angelica, pensava fosse intimo e che nessuno potesse vederla, invece venga visto da molte persone. Questo dovrebbe fare ridere. Un po' come beccare qualcuno che fa la cacca. Tutti facciamo la cacca, giusto? Però la facciamo di nascosto. Di solito in pubblico ci mostriamo forti, più o meno sicuri, con un'espressione più o meno rilassata. Quindi vedere il video di una persona intenta a fare la cacca effettivamente può fare ridere se si tratta di una persona che siamo abituati a vedere in contesti seri, in contesti professionali. Cioè, immaginate vedere il Presidente della Repubblica che fa la cacca. Ma sarebbe giusto o legale filmare una persona mentre fa la cacca e poi, in un momento in cui siamo arrabbiati con questa persona, andare a divulgare quel video? Ne dubito, ci arriviamo tutti se facciamo una cosa del genere. Cioè, lei stava cagando, ma la merda sei tu. Il concetto è quello: il divulgare questo materiale intimo di un'altra persona a scopi di vendetta si chiama revenge porn, appunto porno vendetta. Ma vabbè, Morgan per qualche motivo non è stato rinviato a giudizio per revenge porn. Possibilmente, essendo che il video lo ha subito eliminato, non sono riusciti a dimostrare che effettivamente qualcuno lo avesse ricevuto o che fosse effettivamente qualcosa di intimo. Torniamo alla versione di Angelica riportata da Selvaggia Lucarelli. Morgan a questo punto avrebbe contattato la mamma di Angelica su WhatsApp, anche questo
per pura coincidenza è un classico modus operandi dello stalker andare a disturbare i familiari della vittima. Insomma, le avrebbe scritto alla mamma di Angelica: sei stata tu a mettermi contro Angelica, sei stata tu a manipolarla mentalmente fino a che lei non mi ha lasciato, ora io sono sotto casa sua. E ragazzi, le avrebbe scritto anche, qui vi cito testualmente il messaggino scritto da Morgan, che avrebbe scritto Morgan, riportato da Selvaggia Lucarelli: se mi incazzo esplode il vulcano e Angelica si scava la bara. Qua era da arrestare seduta stante e invece non lo arrestano, neanche un misero allontanamento, niente, a momenti gli danno la pala. Vabbè, a questo punto Morgan si sarebbe finto il rapper Willy Peyote, come accennavamo all'inizio, e avrebbe contattato Angelica proponendole una collaborazione. Non contento, cosa fa Morgan a questo punto? Contatta il produttore di Angelica e gli scrive: la mia amica Angelica come sta? Lo tira fuori a molti il p***o o solo uno alla volta? Qui il poeta era nella sua fase ermetica. A questo punto Morgan avrebbe contattato le amiche di Angelica e in un messaggio a una di loro avrebbe scritto: ah, lo sai, Angelica mette le corna al suo fidanzato, cioè a Calcutta, con me medesimo, ma gliele mette anche con altri uomini. E aggiunge la seguente frase riportata, ragazzi, da Selvaggia Lucarelli, in cui il poeta si ispira alle bucoliche di Virgilio: siamo una famiglia di bovini ovini allargata, nel senso di orifizio anale che conta una dozzina di maschi adulti. E poi arriva l'estate del 2021. Angelica lo ha denunciato da un anno a questo punto e a casa sua si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, per restare in tema. La poetica fragilità dell'esistenza. Oggi ci sei, domani chissà se esploderà il vulcano. Morgan a questo punto conosce online due ragazzi siciliani, di cui uno con precedenti penali, e ragazzi, in base alla versione di Angelica, Morgan li avrebbe pagati per pedinare lei e il suo nuovo fidanzato Calcutta. L'avvocata di Angelica aggiungerà un tassello in un'intervista a Maomeg, dove riporterà anche lei la versione di Angelica, ma in modo più completo. Diciamo che aggiungerà e farà delle integrazioni alla versione già riportata da Selvaggia Lucarelli. Quindi da questo momento in poi facciamo che vi integro le informazioni rilasciate da Selvaggia Lucarelli con quelle rilasciate dall'avvocata, così ci facciamo una versione di Angelica un po' più completina. Praticamente perché ho detto così? Praticamente ci sarebbe stato un periodo in cui Morgan postava su Instagram continui sfoghi verso Angelica, sia nel suo feed che nelle stories, quindi proprio tutto alla luce del sole. Oggi ovviamente ha rimosso tutto, ma l'avvocata di Angelica dice spesso lui su Instagram chiedeva aiuto ai propri followers, e in effetti poco fa ne abbiamo parlato, vi ricordate che una volta aveva chiesto aiuto per comporre le sue canzoni su Angelica e con questa scusa aveva chiesto: perché lei non mi vuole parlare? Vi ricordate che quando lui aveva scritto su Instagram questa cosa, l'avvocata aveva richiesto che gli fosse imposto il divieto di usare i social senza, o comunque no scusate, non di usare i social, ma il divieto di parlare di Angelica sui social senza purtroppo ottenerlo? Ecco, poco tempo dopo Morgan, chiedendo aiuto ai followers su Instagram, parlando di Angelica su Instagram, sarebbe entrato in contatto con questi due uomini siciliani, uno con precedenti penali e l'altro con svariati TSO alle spalle. Il TSO sarebbe il trattamento medico obbligatorio, che è previsto dalla legge per una persona che è affetta da disturbi mentali gravi ma rifiuta le cure volontarie, quindi lo si obbliga perché altrimenti diventa pericoloso per se stesso e o per gli altri. Morgan, ragazzi, a questo punto nei messaggini avrebbe chiesto a questi due tipi, che a questo punto diventano i suoi scagnozzi praticamente in base alla versione di Angelica, avrebbe chiesto loro di portargliela, perché, riporta Selvaggia Lucarelli tra virgolette, quindi citazione testuale di uno dei messaggi di Morgan: ho bisogno di svuotare le palle. Più avanti li inviterà a tirare un pugno in faccia a Calcutta. Sicuramente Morgan diceva la verità
quando nel primo comunicato rilasciato dopo la denuncia di Angelica diceva: a me la violenza non si può associare. È vero, lui non è un violento, tanto che per fare le cose violente è costretto a ingaggiare dei tecnici del settore. Insomma, ragazzi, l'avvocata di Angelica dice a questi due scagnozzi la polizia ha sequestrato i dispositivi elettronici per controllare loro i telefoni e sul telefono di uno dei due c'era una foto di entrambi a casa di Morgan mentre Morgan stava contando dei soldi, presumibilmente quelli per pagarli. Quindi si presume che Morgan abbia pagato questi due scagnozzi per andare a rapire Angelica. Questa è l'accusa, diciamo, di Angelica. L'avvocata, ragazzi, immagina che la foto, lo scagnozzo, l'abbia scattata a Morgan mentre aveva i soldi in mano per tenerlo sotto scacco, nel caso in cui loro due fossero stati beccati e Morgan avesse tentato di uscirsene pulito dicendo: ma io non li conosco, non c'entro niente. Insomma, ragazzi, questi due scagnozzi a questo punto cosa avrebbero fatto di concreto? Sarebbero andati a Milano credendo di trovare là Angelica, ma avrebbero scoperto a Milano che la ragazza si fosse trasferita a Bologna col fidanzato Calcutta, al che Morgan avrebbe detto ai due scagnozzi: e che cosa state aspettando? Prendete un treno e andatela a cercare. I due al che avrebbero eseguito il compito e avrebbero trovato a Bologna la casa di Angelica e Calcutta. Eccola qui. Questa sarebbe la foto della casa di Angelica e Calcutta, con la via ben visibile, anche se ovviamente qui è oscurata, e la finestra della loro casa indicata. Questa foto, ragazzi, l'avrebbero inviata gli scagnozzi a Morgan in chat e le autorità avrebbero beccato questi messaggi. Tra l'altro loro sono siciliani, quindi non so se ora vivessero in Sicilia, però mi viene da pensare che questi due si siano partiti dalla Sicilia per andarsene a Milano a cercare Angelica. Angelica non l'hanno trovata, hanno scoperto che era a Bologna, quindi hanno fatto pure un giro, non lo so, di telefonate, non so se hanno chiesto in zona. Se ne sono andati a Bologna, cioè per fare tutto sto giro, dico io, non penso che... Cioè, a parte che c'è la foto, no, di Morgan che conta i soldi, ma si capisce, non le fai gratis queste cose. Comunque loro, arrivati a Bologna, se ne vanno con un pugno di mosche, perché Angelica era uscita con Calcutta 2 minuti prima, quindi non si beccano per un soffio. Subito dopo Morgan si sarebbe messo a inviare tutta una serie di messaggi inquietanti ad Angelica e non finisce qui. Una volta scoperto che Angelica si fosse trasferita a Bologna, Morgan avrebbe preso pure lui casa a Bologna e sarebbe andato ad abitare a Bologna, vicino a casa di Angelica, per tenerla d'occhio. Questa la versione di Angelica. Insomma, ragazzi, a questo punto Morgan inizia a scrivere messaggini poetici anche a Calcutta su Telegram, come per esempio questi riportati da Selvaggia Lucarelli. Ve li leggo. Ehi, piccola merdina secca, quando il tuo piccolo cazzo non verrà più succhiato dalla mia donna, te lo metterai in culo quello di un usa la N-word gigante. Immagino Morgan che si difende dicendo: non erano insulti, erano profezie. Poi un altro messaggio a Calcutta: lei andrà a processo e le farò un culo che non ne ha idea. La trito sia legalmente che mediaticamente, poi vediamo chi ride e chi è finito. Lui continua a giocare con le minacce, ragazzi. Le minacce non è che sono solo le scavolabara, minacce sono tutte quelle espressioni che mirano a farti immaginare una possibile mia ritorsione se tu fai qualcosa che io non voglio che tu faccia. Cioè, se per esempio mi lasci, mi denunci, se ti dico che se tu fai una di queste cose io te la farò pagare, non ti farò più lavorare, parlerò male di te, ti triterò mediaticamente, quindi proprio ti punirò mediaticamente, no? Perché io, Morgan, ho più potere di te, Angelica, in televisione, quindi ho il potere di distruggerti, di non farti più lavorare, di tirarti addosso shitstorm se mi invento qualcosa su di te. Tutto questo ha lo scopo di manipolare, di indurti al punto da non fare quello che stai facendo, da non lasciarmi o da ritirare la denuncia, no? Da non denunciarmi più.
più. Queste sono minacce. Poi scrive, sempre a Calcutta, figlio di puttana, spero tu possa essere maledetto e andare dove sta tua madre, uomo di merda, infame cane. Dove sta sua madre, ragazzi? Sua madre, la madre di Calcutta, purtroppo è venuta a mancare all'improvviso a 58 anni per un aneurisma. Già. E anche l'avvocata di Angelica dice che in un messaggio, ora non so se lei si riferisca a questo o a un altro messaggio, dice che in un messaggio Morgan avrebbe augurato a Calcutta di morire come sua madre. È cattivo in generale, ma da parte di una persona come Morgan, che sa quanto si soffra nel perdere un genitore prematuramente in modo così improvviso, è ancora più cattivo secondo me, perché lo sai bene quale male gli stai facendo dicendogli questa cosa, rievocandogli quella perdita e usandola contro di lui in un contesto di rabbia. Cioè tu lo hai vissuto in prima persona, perché tuo padre si è tolto la vita, quindi gli stai toccando quel tasto proprio con l'intenzione di fargli quanto più male possibile. E perché poi? Perché lui sta con la sua ex, perché lui sta vicino ad Angelica, la rende più forte, perché se Angelica fosse sola sarebbe più facile convincerla mediante tutti questi ricatti, mediante tutta questa opera di manipolazione, convincerla a rimettersi con lui. Ma Calcutta è innocente per quanto ne sappiamo, lui non c'entra assolutamente niente, questa è la sua unica colpa, stare con Angelica, e per questo Morgan gli augura di morire come sua madre, che lui ha recentemente perso per un aneurisma. Non lo so, proprio mi sembra di un cattivo questo comportamento, questa cosa. E questo, ragazzi, in base alla versione di Angelica, sarebbe quello che succedeva in privato mentre Morgan scriveva, cioè pubblicamente scriveva sotto il video di Calcutta: ah, ma una doccia ogni tanto no? E questo è il clima in cui Morgan ai giornali andava raccontando di amare Angelica, che lei lo avesse ghostato ingiustamente, che lei era la sua musa a cui dedicava le poesie, capito? Io le dedico le poesie e lei mi denuncia per stalking perché le ho scritto poesie. Ecco le poesie, ragazzi, le abbiamo lette, belle, toccanti, immagino siate tutti molto commossi. Una me la metterò come stato su WhatsApp. Penso quella dell'orifizio allargato da 12 bovini adulti, è quella più simbolica. Questo invece, ragazzi, sarebbe un messaggio inviato da Morgan ad Angelica, sempre diffuso da Selvaggia Lucarelli nelle storie Instagram. In 8 mesi non hai avuto uno sprazzo di lucidità né di buonsenso, tantomeno di affetto. Tu fai paura ai bambini. Che cattiva questa frase, sei agghiacciante, la peggiore in assoluto, ma io non mi faccio mettere i piedi in testa né da un ipocrita finta artista né da quel ciccione sudato. Ha discriminato 3/4 della popolazione mondiale. Che somari con cui devo avere a che fare, roba mai vista. La gente si è proprio stancata. 8 mesi senza un barlume di buonsenso. Mettete veramente i brividi da quanto laidi siete. Secondo me vi fate le scarpe pure tra di voi. Roba da cagati addosso. Vorrei uscire immediatamente dal vostro macabro stile di vita non poetica e non umana, non gradevole e non evoluta. Ed esci da questo macabro stile di vita. Se mi costringi, ecco che arriva di nuovo la minaccia, adotterò misure drastiche, sappilo una volta per tutte, come si dovrebbe fare quei criminali quali voi siete. Il riformatorio sarebbe il vostro habitat, feccia che non siete altro. In questo clima, ragazzi, passa un altro anno, poi passa un altro anno ancora e il processo... Cioè, per preparare il suo processo ci vuole più di preparare il nuovo film della Marvel. Anni e anni e anni, perché chissà quali effetti speciali. E gli avvocati di Morgan a questo punto, tanto per allungare ulteriormente i tempi, viene da pensare, chiedono che il processo venga spostato da Monza a Lecco per incompetenza territoriale. Cioè, quello di Monza non sarebbe il tribunale adatto secondo i legali di Morgan, troppo poco poetico. Il 10 ottobre 2023 viene celebrata l'udienza preliminare, finalmente. Morgan viene rinviato a giudizio. Ora, ragazzi, l'udienza preliminare si è fatta. Morgan è stato rinviato a giudizio, ma
Scrive Selvaggia Lucarelli che dal 10 ottobre 2023, quindi da questa benedetta udienza preliminare, iniziano una serie di rinvii e di tentativi della difesa di trovare un accordo che, nonostante la chiara intenzione di Angelica Schiatti di non rinunciare al procedimento, vengono puntualmente accolti dai giudici. Infatti i legali di Morgan hanno offerto un patteggiamento ad Angelica, le hanno offerto una somma di 15.000 euro per chiudere il contenzioso, somma che Angelica però, ragazzi, ha rifiutato. Però attenzione, la cosa va raccontata tutta, perché Angelica ha sì rifiutato 15.000 euro, ma come risarcimento danni i suoi legali ne avevano chiesti 150.000. Questa cosa è proprio l'avvocata di Angelica che la specifica, perché dice bisogna dirlo, insomma, perché prima o poi verrà fuori. Però l'avvocata dice: noi questa richiesta non è che l'abbiamo fatta perché per Angelica con 150.000 euro è tutto risolto, l'abbiamo dovuto fare perché si fa così, cioè bisognava necessariamente formulare una richiesta in denaro per danni, funziona così quando ti presenti parte civile, quindi dice l'avvocata di Angelica, abbiamo sparato una cifra folle, talmente alta, che era sicuro che Morgan non l'avrebbe accettata. Abbiamo fatto una mossa così perché alla mia assistita non interessa appunto la somma, interessa andare a processo, interessa una sentenza che la protegga, perché lei vuole essere protetta, non vuole i soldi. Insomma, ragazzi, ogni volta che viene fissata una data di un'udienza, questa alla fine viene rinviata. L'ultimo rinvio risale al 31 maggio 2024, quando Morgan chiede di nuovo di trovare un accordo e Angelica gli risponde di no. Accordati, lo dici al tuo pianoforte, non a me. E il giudice decide di rinviare nuovamente l'udienza al 13 settembre 2024. Per che cosa? Per fare il processo? No. Per tentare di nuovo l'accordo, cioè la composizione tra parte civile e imputato. In altre parole, ragazzi, Angelica di nuovo si dovrà confrontare con Morgan per cercare un accordo. Praticamente la vogliono prendere per sfinimento, vogliono portarla a dire va bene, camurria, accordiamoci che già ho speso troppi soldi per una causa che si sta protraendo così a lungo che sicuro tanto finirà in prescrizione, almeno mi ripago l'avvocato. Ed è un problema, perché se veramente Morgan non ha lasciato in pace Angelica neanche dopo che lei l'ha denunciato, figuriamoci se la lascerà in pace una volta che la causa si chiude, con lei che si mette in tasca i soldi suoi. Vabbè, comunque questa, ragazzi, è la versione di Angelica. In sostanza sarebbero 4 anni che Angelica aspetta il processo, che nessuno la tutela. Morgan continua a parlare di lei in pubblico, scrive libri su di lei, rilascia dichiarazioni in cui si dichiara vittima di Angelica. Lei nel frattempo teme per la propria incolumità, il tutto mentre Morgan lavora come giudice X Factor, fa i concerti, rilascia canzoni firmando il contratto con Warner Bros. Music, la Rai gli fa condurre un programma, partecipa addirittura a un dibattito in cui si parla di violenza contro le donne. Insomma, ma che dobbiamo fare? Ma seriamente, cioè il 10 agosto, ragazzi, è il primo anniversario della morte di Michela Murgia. Che fai? Gliela facciamo celebrare a Morgan la messa? Dopo aver pubblicato l'inchiesta bomba, Selvaggia Lucarelli twitta: ovviamente è solo una piccola parte della storia e dei messaggi. Nel frattempo, però, Tele Meloni lo premia e verrà pagato con i soldi dei contribuenti. Eccoci qua, ragazzi, ma in che senso Tele Meloni lo premia? Cosa c'entra Giorgia Meloni adesso? Apriamo una parentesi tragica, perché ultimamente si è parlato tanto del fatto che Morgan sia amico di Giorgia Meloni e non tutti conoscono questo dramma, non tutti conoscono questa storia, quindi io una parentesi la aprirei. Innanzitutto, ultimamente si parla di Tele Meloni per riferirsi alla Rai, dato che la nostra Giorgia nazionale sembra avere messo il suo zampino un po' dappertutto nella programmazione della principale emittente pubblica italiana. Cioè, in teoria, per democrazia, chi sta al potere dovrebbe lasciare un po' di spazio anche all'opposizione sulla Rai, no? Dando voce anche a presentatori e giornalisti che criticano il governo, ma questo sembra non succedere tantissimo. Cioè, Giorgia Meloni sembra aver adottato la linea editoriale della Russia zarista. Caso emblematico è stato quello di Serena Bortone, conduttrice che il 25 aprile aspettava come ospite il 25 aprile nella sua trasmissione Antonio Scurati, lo scrittore Antonio Scurati,
il quale avrebbe dovuto leggere un monologo per ricordare gli orrori del nazismo. Ecco, il suo monologo conteneva anche un invito esplicito a Giorgia Meloni a prendere posizione e a dichiararsi antifascista. Perché? Fino a quando quella parola antifascismo non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana. Il monologo è stato fatto fuori con scuse che non stavano in piedi, cioè l'intervento di Antonio Scurati, una volta che lui ha presentato il testo, è stato cancellato. E alla fine Serena Bortone sto monologo lo ha letto lei in trasmissione, perché lei ha sentito puzza di censura. Per questo è stato aperto un provvedimento disciplinare per punirla, cioè è stata sospesa. E devi ringraziare che non ti facciamo bere l'olio di Rishi. Ma cosa c'entra Morgan con Giorgia Meloni? Allora, praticamente un giorno a porta Morgan dietro le quinte incontra Giorgia Meloni e i due si fanno simpatia, vabbè, questo lo racconta lui. Finita la trasmissione, Morgan avrebbe scritto a Giorgia Meloni: ma tu saresti disposta a fare qualcosa per la cultura, per la musica? Mia interpretazione personale, ragazzi, gli chiede di raccomandarlo. Al che lei avrebbe risposto: ciao Morgan, vedremo, ci penserò. Morgan, ragazzi, da qui in poi inizierà a leccarle il sedere in un modo esagerato, raccontando anche in giro di questo loro scambio di messaggi, capito? Cioè non è che lo nasconde, tipo in un'intervista dice qua ve lo leggo: con tutto quello che ha da fare trova il tempo per rispondermi, non si è montata la testa, è rimasta lei, la madre di sua figlia, l'amica dei suoi amici, una staccanovista, beh, non è che è diventata una pop star. E niente, dopodiché, guarda caso, la Rai annuncia un nuovo programma che andrà in onda su Rai 2, si chiamerà Stramorgan e sarà condotto da Morgan. Da qui in poi Morgan appoggerà pubblicamente Giorgia Meloni, parlerà sempre bene di lei. Ad esempio in un'intervista a Oggi dirà: è assurdo identificare con il fascismo chi è di destra, un fascista è uno schiavista, un censore, un carceriere, uno che è contro l'umanità e l'espressione artistica. Giorgia Meloni dimostra invece umanità. Sì, vabbè. La premessa che il fascismo fosse contro la cultura è falsa. Anzi, al contrario, Mussolini promuoveva l'arte, l'architettura, il cinema, la scuola, ma qual è il punto? Che tutto doveva avere l'obiettivo di consolidare l'ideologia fascista. Era tutto un grande spettacolo per dimostrare la potenza del fascismo. Prendiamo per esempio le opere architettoniche, non erano solo edifici, erano monumenti giganti, perché Mussolini doveva fare vedere che ce l'aveva più grosso di tutti. Se nella vostra città c'è un palazzo mastodontico enorme che non ci sarebbe assolutamente motivo di essere così grande, probabilmente risale all'epoca del regime. Qui a Palermo, per esempio, abbiamo il Palazzo delle Poste. Cioè, io immagino sempre all'epoca, no? Allora, gente, c'è da costruire un edificio per le poste. Un edificio semplice, le poste. No, l'edificio semplice te lo vai a fare in Svizzera. Strong. Anche il cinema spesso raccontava le grandi storie del fascismo. Se volevi pubblicare un libro, dovevi o cantare le lodi del regime o comunque essere molto neutro. Se non ti adattavi a questo spettacolo, sparivi dalla scena. Fine. Ci sarebbe poi da chiedersi oggi quanto siamo lontani da tutto questo con la nostra Tele Meloni. Cioè, se uno scrittore che la critica viene silenziato, mentre a Morgan, che canta le lodi di Giorgia Meloni, viene dato un programma da condurre, nonostante tutte le cacche pestate in televisione, nonostante le tante uscite di dubbio gusto, nonostante la causa per stalking in corso, non so. La prossima edizione di Sanremo, a questo punto, la dividiamo in Big, i cantanti adulti, no? E i Balilla. A proposito di Sanremo, ragazzi, addirittura in questo periodo, siamo quindi nel 2023, si chiacchiera di affidare la conduzione del prossimo Sanremo a Morgan, cosa che lui commenta tutto entusiasta così. Mi sembra una cosa ovvia, addirittura ovvia, ragazzi, è una cosa
ovvia che lui condurrà Sanremo, se le cose andranno come dovrebbero andare. Sono un artista, un creativo, mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall'orchestra alla scelta degli ospiti. Sarei quello che costituisce lo spettacolo musicale in televisione. Farei delle scelte in base a criteri artistici, non commerciali. Cioè io immagino un Sanremo condotto da Morgan. Dirige l'orchestra Morgan, alla chitarra Morgan, al pianoforte Morgan, canta Morgan. Che succede? Dov'è Morgan? Poi ragazzi, dice Morgan, sempre a proposito del suo eventuale condurre Sanremo: Amadeus non è un musicista, se a me chiedessero di occuparmi di campionato di calcio sarei in imbarazzo. Eccolo ragazzi, Morgan a questo punto, invece di proporsi come presentatore del prossimo Sanremo limitandosi a vantare le proprie qualità, si mette a questo punto a denigrare il lavoro di Amadeus, perché così è più facile. Se dimostri che tutti gli altri fanno schifo, è più facile emergere, non devi essere poi eccezionale, capito? Basta non fare schifo, cioè basta fare meno schifo degli altri. Invece se ti trovi a dover competere con gente brava, e allora lì devi essere ancora più bravo dei bravi. Vabbè, ma già nel 2019 Morgan aveva denigrato Amadeus dicendo: io e Chiambretti avevamo presentato il nostro progetto, ma evidentemente si preferiscono gli indovinelli. Avremo un esperto di quiz a Sanremo. Parla di Amadeus, ragazzi. Amadeus è un grande professionista, ma è come chiamare un elettricista a riparare un lavandino. Ma Morgan non risparmia neanche Claudio Baglioni, infatti poi dice: io mi sarei vergognato al suo posto a cantare i miei brani ogni 3 minuti e a trasformare il festival in un concerto di Baglioni. Disse quello che al tributo a Franco Battiato si metterà a suonare i propri brani trasformandoli in un concerto di Morgan. Chiusa la parentesi su Telemeloni, torniamo alla nostra storyline. A questo punto che succede? Succede che Calcutta scrive una storia su Instagram in cui dice: odio parlare della mia vita privata, anzi odio parlare, ma adesso mi tocca. Oggi sono usciti diversi articoli che parlano di quello che ha dovuto subire la mia ragazza in questi 4 anni. Vi assicuro che i fatti atroci riportati nell'articolo sono solo una piccola parte di quelli accaduti e hanno modificato la nostra vita più di quanto si possa immaginare. La cronaca purtroppo parla troppo spesso di vicende simili che finiscono nel peggiore dei modi. Warner Bros. Music Italia, che non posso taggare perché è già nella lista di account bloccati, ha deciso di offrire un contratto a questo persecutore nonostante fosse a conoscenza dei fatti. Brutto. Per questo mi sembra giusto interrompere ogni mio possibile rapporto lavorativo con questa etichetta. Le canzoni che scrivo non saranno più disponibili per gli interpreti o le interpreti del loro roster e tutti i suoi dipendenti non sono più i benvenuti ai miei concerti. Non sarà un piacere neanche incontrarli per strada, sinceramente, perché chi si comporta così, restando in silenzio ai miei occhi, è complice. Guardatevi dentro ogni tanto. A questo punto, secondo voi che cosa succede sui social, sulla pagina Instagram Warner Music Italy? La pagina viene sommersa da commenti negativi. Shitstorm, ovvio, no? Commenti come questi: imparate a scegliere i vostri artisti anche in base ai loro valori, ai comportamenti e alla loro condotta morale, non solo con i business plan. Chi tace è complice. Se capitasse a vostra figlia o sorella o fidanzata, congratulazioni per aver offerto un contratto a questo genio incompreso, in realtà mediocre cantante di cover da almeno 20 anni, famoso solo per le sue scenate e le sue vicende di droga. Siete imbarazzanti oltre che complici di un pazzo criminale psicopatico. Ci vuole coraggio a produrre un molestatore, vi auguro di fallire. Vergognatevi. E così via, ragazzi, per chilometri. Così Warner Bros. Decide di pubblicare questo post. Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l'artista Morgan, lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi. Quindi loro dicono alla luce dei contenuti emersi in data odierna, facendo capire che prima non sapessero niente, anche se Calcutta sostiene il contrario, cioè che invece loro fossero informati dei fatti. Non si sa quale sia la verità. Comunque Angelica invece viene ricoperta di supporto. Moltissimi artisti si schierano dalla sua parte, come Annalisa, che tra l'altro credo che abbia proprio un contratto con la Warner Bros., oppure Emma, che scrive su Instagram: bisognava prendere provvedimenti seri già al
merda urlato dal palco, ma a molti è convenuto tacere, anzi hanno trovato il modo di dare altro spazio a questo grande artista. Eh sì, sono anni che molti lo idolatrano e lo difendono come se la sua conoscenza artistica lo legittimasse a dire e a compiere qualsiasi atto. Finiamo di leggere, ragazzi, e mi voglio soffermare su questa cosa del grande artista. Sostegno e stima verso Sant'Angelica e verso tutte le donne che hanno purtroppo a che fare con questi soggetti. In un mondo pieno di Morgan, siate Calcutta. Allora, che vuole dire Emma quando scrive sono anni che in molti lo idolatrano e lo difendono come se la sua conoscenza artistica lo legittimasse a fare qualunque cosa? Praticamente Morgan ogni volta che compare in una qualche trasmissione combina qualcosa, solleva uno scandalo, va a Sanremo con Bugo e cambia il testo della canzone per insultare Bugo, il quale se ne va indignato e questo porta alla squalifica del duo. Fa il giudice X Factor e si mette a litigare con Ambra Angiolini o diventa offensivo con lei e con Fedez al punto da farsi cacciare da X Factor. Va a Selinunte al tributo di Franco Battiato e si mette a urlare insulti omofobi contro il pubblico. Insomma, in teoria sarebbe anche meglio evitare di chiamarlo in televisione uno che ha una condotta del genere, cioè per una condotta del genere vieni pure bocciato a scuola. È inutile dargli uno spazio se quello spazio lo userà per offendere, per litigare, per creare scompiglio. Ma allora perché Morgan continua a essere invitato in televisione da ben prima del governo Meloni? Ma soprattutto perché c'è anche tra il pubblico, anche nell'opinione pubblica, gente che gli perdona sempre tutto e continua a stimarlo nonostante tutto, perché è considerato un genio. Lo dicevamo all'inizio, ragazzi, e questo è il momento per parlarne. Genio è un termine che viene spesso attribuito a Morgan. E perché? Che ha fatto alla fine? Cioè, le uniche canzoni che tutti ricordiamo di Morgan alla fine sono Altrove e le brutte intenzioni, la maleducazione. Allora, la risposta, ragazzi, è che Morgan sa suonare un botto di strumenti, sa suonare il pianoforte, il basso, la chitarra, l'ukulele, il clavicembalo, il sintetizzatore, qualunque cosa sia il sintetizzatore, cioè lui se li inventa gli strumenti, capito? Lo stilafono, ok? Lo stilafono, tutti insieme anche possibilmente, e li suona così. Voi come ve lo immaginate un genio della musica che suona così? E lui gioca molto, secondo me, sullo stereotipo del genio incompreso della musica. Interpreta bene il suo personaggio, Morgan, e infatti è lui a definirsi un genio, capito? Lui si definisce genio da solo. Sentite. Lei è convinta di essere un genio, perché tutti le dicono sei un genio. Io non penso che sia un genio, però penso di esserlo. Allora... Quindi è una voce che lui ha messo in giro, innanzitutto, che lui sia un genio. Lui si autodefinisce un genio, paragonandosi sempre ad altri artisti contemporanei che invece in confronto a lui sarebbero ignoranti. Tipo qui lo faceva con Levante. Insomma, gli si concede tutto in nome della sua competenza musicale e lui stesso ogni volta che combina qualcosa si giustifica usando come scusa la sua genialità, la sua intelligenza. Scrive insulti ad Angelica, erano poesie. Insulta Bugo portando alla squalifica da Sanremo, perché lui è un grande musicista, Bugo era stonato, gli stava facendo fare brutta figura, non sopporta la cattiva musica e poi l'orchestra non stava suonando come diceva lui. Ogni volta che c'è un qualche dibattito in cui lui ha torto, comincia ad esasperare questo suo personaggio di genio della musica, come in questo caso, no? Avete la lingua! Scambia anche una brutta lingua! Ma certo, e suona, va bene, ciao, arriva al concerto allora. Marco, io sto dicendo semplicemente una cosa, mi vuoi ascoltare un secondo? Vabbè, buonanotte. Sì, certo, Pink Floyd. Vabbè, ma così risolvi tutto, Marco, guarda. è comodo. Così se fai così tra una settimana di carcere, non Così hai un posto su marciapiede a suonare la chitarra, non va bene. Sei un... Non è una chitarra, è un basso! È un basso! Va bene. Va a finire che ci si convince effettivamente che lui sia questo genio della musica e gli si concede tutto in nome della sua competenza musicale. Ma il punto è che lui umanamente si comporta
Male, offende chiunque, si è permesso di dare della stronza a Maria De Filippi, dell'elettricista ad Amadeus, dell'Amadeus agli elettricisti. Cioè, a cosa serve la cultura se non la usi per apportare un valore nelle vite degli altri? L'arte dovrebbe trasmettere emozioni, altrimenti non avrebbe tutto questo valore. Cioè, se ci trasmettesse solo cose brutte, disagio, non si sarebbe affermata come qualcosa di positivo tra gli esseri umani. E se il disagio che tu lasci per i tuoi comportamenti brutti prevale su qualunque altra emozione veicolata dalla tua arte e vieni ricordato più per le tue cattiverie che per la tua arte, non sei un artista, sei la parodia di un artista, secondo me, attenzione. Poi ditemi che cosa ne pensate voi. Cioè, addirittura, ragazzi, a Morgan a Sanremo 2020 avevano dovuto fare firmare, oltre al classico contratto che avevano firmato tutti gli altri, anche una liberatoria che lo impegnava a non offendere la Rai e tutti quanti. Per dire, comunque, e invece indovinate poi com'è finita. Attenzione, io sono assolutamente dell'idea che sia giusto separare l'arte dall'artista. Abbiamo artisti come Caravaggio, Picasso, Richard Wagner. Caravaggio, ragazzi, Caravaggio è uno dei più grandi pittori del barocco. Era noto per il suo temperamento irascibile. Lui faceva botte, faceva i duelli, era un pazzo, alla fine ha ammazzata uno. Ma è Caravaggio, capito? Le sue opere artistiche hanno aperto la strada a un modo nuovo di dipingere. La luce, il chiaroscuro, hanno messo un realismo nei dipinti che non c'era prima, non esisteva. Cioè, prima i dipinti erano così, dopo Caravaggio sono diventati così. Il valore della sua arte, quindi dell'arte di Caravaggio, ha aggiunto tanto all'arte che c'era prima, preesistente, e quindi è troppo importante parlarne ancora oggi, altrimenti mancherebbe un tassello. Lui era un genio, nel senso che lui ha pensato fuori dagli schemi e ha innovato il modo di fare arte, lo ha cambiato. Pablo Picasso, altro pittore che ha riscritto la storia dell'arte. Sadico, ragazzi, che ha rovinato la vita a un sacco di donne. Crudele, alla sua fidanzata Françoise Gillot consentiva di indossare solo un lungo vestito nero. Queste cose le ha raccontate lei, attenzione. Anche se lui lo infilava ovunque, pure nei buchi delle serrature. Lui però era gelosissimo. L'ha costretta a smettere di dipingere, ragazzi, secondo quello che racconta lei, perché anche lei era una pittrice come lui. Però Pablo le diceva: no, tu non puoi dipingere perché le tele sono troppo grandi e tu mi occuperesti spazio con le tue tele. All'età di 90 anni sta donna ha raccontato di quella volta in cui Pablo le disse: mi ha sottomessa, ti marchierò, avvicinando la sigaretta alla sua guancia, per poi ritirarsi all'ultimo dicendole: no, non lo farò, potrei volerti guardare ancora in futuro. Quindi, per dire che il favore lo aveva fatto a se stesso, manco a lei. Tra l'altro, questa Gillot è praticamente l'unica donna a poter raccontare gli abusi subiti da Pablo Picasso, perché le altre hanno fatto tutta una brutta fine, e qui viene il sospetto che effettivamente le cose lei non se le stia inventando. Infatti, una, dopo anni di relazione tormentata con Pablo Picasso, Marie-Thérèse Walter, si è impiccata. Un'altra, Jacqueline Rock, si è sparata un colpo. Un'altra, Dora Maar, musa di questo dipinto, è caduta in depressione ed è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico, ma viene considerata fortunata per questo. Scrive infatti Wikipedia: fu una delle poche amanti a sopravvivere a Picasso non suicidandosi, sebbene dicesse: io non sono stata l'amante di Picasso, lui era soltanto il mio padrone. Questo era Pablo Picasso, ragazzi, però era Pablo Picasso. Ad oggi le sue opere sono sui libri di storia dell'arte perché? Perché ci aiutano a comprendere l'arte di oggi. Anche lui, come Caravaggio, ha innovato l'arte, e se non studiassimo le sue opere non potremmo mai capire il passaggio da un periodo storico a un altro. Nell'arte è una figura cruciale per comprendere l'evoluzione dell'arte nel XX secolo. Le sue opere sono documenti storici che riflettono i cambiamenti non solo artistici ma anche culturali del suo tempo, perché era un periodo di rottura con la tradizione, era stata inventata la fotografia. Che te ne fai di Caravaggio, del realismo di Caravaggio, che ci vuole un mese per dipingere una scena realistica che rappresenta la realtà, quando ingaggi un fotografo
in 10 minuti ti scatta una fotografia ed è uscito. Che te ne fai del realismo, capito? E allora facciamo qualcosa che la fotografia non può fare, giriamo intorno a un soggetto e ritraiamolo tutto, però in modo bidimensionale. Senza Pablo Picasso probabilmente oggi non avremmo Peppa Pig, ragazzi, ma ci rendiamo conto dell'influenza che ha avuto Pablo Picasso nella storia? E allora non possiamo ignorare il valore della sua arte. La storia è piena di artisti che nella vita erano delle brutte persone, ma non perché gli artisti sono tutti stronzi. Cioè è una coincidenza, capita che uno è un artista ed è anche uno stronzo, cioè non è un binomio necessario, è una coincidenza, capita. Ora, se alcuni artisti umanamente non impeccabili sono rimasti nella storia dell'arte, è perché la loro opera ha influenzato l'opera degli artisti che lo hanno succeduto. Questi sono i geni, quelli che hanno cambiato l'arte. Ma Morgan, perché? Cioè, ora magari sono io che sono miope e che non mi intendo abbastanza di musica, sicuramente, eventualmente ditemelo voi, perché, vabbè, io ho studiato all'università musica, storia della musica, antica, moderna, contemporanea, però francamente mi sento ancora molto ignorante, quindi ditemelo voi, quale innovazione ha introdotto Morgan? Perché il genio innova. Nella mia concezione, nella mia idea di genio, il genio innova. Non è solo uno che sa fare bene quello che già esiste. Un genio, per me, è uno che fa qualcosa che prima non era mai stato pensato. E qual è questa cosa mai pensata prima che Morgan fa e che nessuno ha mai fatto prima di lui? Me lo volete spiegare? Perché io impazzisco per questa cosa, cioè mi sembra che lui si definisca genio e tutti lo definiscono genio e questa etichetta però viene usata solo quando si devono giustificare le sue cattiverie. Ma di base, negli altri momenti della sua vita, cosa ci porta di geniale? In cosa consiste veramente questo suo genio? Ha forse inventato un nuovo genere musicale o una tecnica mai vista prima? Boh, secondo me ragazzi Morgan è bravo, cioè un musicista incredibile, di talento, un maestro, sa fare quello che fa, ma non è un genio, forse è il genio che ci meritiamo, non quello di cui abbiamo bisogno. Sentire usare questa parola per giustificare i suoi comportamenti tossici, francamente mi ha stufato. Datemi le sue opere da fruire, ma non datemi per cortesia un programma condotto da Morgan. Dategli un megafono per esprimere la sua musica, me la accollo, ma non dategli questo megafono per esprimere la sua personalità, perché è per la sua personalità che gli si fa condurre un programma. Diciamolo, è la sua personalità che viene fuori dalla conduzione. Secondo voi lo farebbero condurre un programma a Beppe Vessicchio? Anche lui è un bravo maestro, ma non è un egocentrico che solleva scandali ogni 2x3, quindi non è questo grande genio maledetto e tormentato. Vabbè, comunque ragazzi, finito questo pippone, questa riflessione, cosa stavamo dicendo? La Rai a questo punto della vicenda percepisce il malcontento, perché anche la Rai si piglia la 50ª shitstorm del semestre e si lura Morgan emanando questa nota stampa. In riferimento alle polemiche sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Morgan, la Rai precisa che al momento non ha in essere alcun contratto con l'artista, era stato annunciato un progetto che non è stato perfezionato, quindi ciao Morgan anche dalla Rai. A questo punto Angelica scrive un post di ringraziamento. Grazie di cuore per la solidarietà e l'affetto che sto ricevendo da molti di voi. Sono stata in silenzio 4 anni e continuerò a restarci. Tanto sono i fatti che parlano per me, sperando che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani. Mi sono sentita e mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni. Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e di tutelare la propria dignità e che non dovrebbe mai essere lasciata sola. In mezzo a sto casino, ragazzi, che succede tutto, considerate, nel giro di 2 giorni, una cosa simile. In mezzo a sto casino Morgan alle 2 di notte prende e risponde pubblicando questo post in cui scrive: bestie violente e misantropi untori e boia stiano dalla parte di starfuckers e mafiosi, esseri umani, persone civili e non violenti, persone dotate di anima stiano con me. Tipo quando Kanye West
Avete notato la statuetta di Kanye West? Tipo Kanye West quando ha diviso il mondo in quelli buoni che stavano con lui e quelli cattivi contro di lui, sulla fiducia, con questa immagine ispirata al film Civil War. Ma poi c'è, ragazzi, mi fa ridere sta cosa, amaramente ride. Morgan accusato di aver ingaggiato 2 uomini per andare a rapire Angelica per svuotarsi le palle. Lui dà dei mafiosi a chiunque si schieri contro di lui. Prosegue Morgan: nessuna guerra ai mostri però, mi raccomando, i mostri hanno un dispositivo di autopunizione, quindi non dovremo fare nulla. Oggi piacciono i mostri, se il mostro fossi io vi piacerei. Io non vi piaccio perché gli angeli non piacciono ai mostri, gli angeli stiano con me. La poesia, la musica, la gentilezza, sì, soprattutto la gentilezza, no? Rileggiamo un attimino i messaggi gentili di Morgan. Ehi, piccola merdina secca, quando il tuo piccolo cazzo non verrà più succhiato dalla mia donna te lo metterai in culo quello di un nero gigante. Figlio di puttana, spero tu possa essere maledetto e andare dove sta tua madre, uomo di merda, infame cane. La mia amica Angelica come sta? Lo tira fuori a molti il pizzino o solo a uno alla volta? E così via discorrendo. Quindi gli angeli stiano con me, dice Morgan a questo punto, stiano con la poesia, la musica, la gentilezza, la parola, la comprensione, la pazienza, l'impegno, la lealtà, la meraviglia. I mostri stiano con loro, la bramosia, la distruzione, l'odio, la vendetta, la mutilazione, la menzogna, il tradimento, il ricatto. Ah, il ricatto lo fanno loro, capito? Non lui che dice: ah, ora la trito mediaticamente, tu non lavorerai mai più, ti faccio vedere io. E dice a sua madre: tua figlia, se mi fa arrabbiare, guarda che si scava la bara. Però il ricatto loro, la vendetta loro, anche la vendetta loro, Angelica e Calcutta, non Morgan che nel suo gruppo WhatsApp scrive vabbè, visto che è così, allora facciamoci una risata, vi mando un po' di materiale porno che vi soddisferà, vi farà fare seghe per i prossimi 20 anni. La vendetta e l'odio loro. Lui vuole quelli gentili, vuole i poeti, vuole quelli comprensivi, pazienti, quelli che si impegnano, cioè vuole i buoni dalla sua parte anche se lui non si comporta da buono. Il giorno dopo Morgan si esibisce in concerto a Desio, dove sale sul palco con in braccio sua figlia, la piccolina, no? L'ultima nata, e viene presentato come Morgan, un grande papà. Guardatevi questa scena. Un grande papà, Morgan è qui a Desio questa sera. Facciamogli un grosso applauso. Giornata brutta, però noi la dobbiamo far diventare bella. E allora Morgan è un bravo papà. Cioè, ricordiamoci che nel 2017 gli è stata pignorata la casa perché non pagava gli alimenti alla prima figlia dal 2011 e nel 2019 la sua ex ha dichiarato che non aveva mai fatto gli auguri alla seconda figlia e che in 6 anni di vita l'aveva vista solo 2 volte. Immaginate se lo facesse una madre, perché comunque alcuni la percepiscono più grave, no? Immaginate una madre che sbologna il figlio al padre e in 6 anni di vita lo vede solo 2 volte, non gli fa gli auguri di compleanno. Però vabbè, a quanto pare, ragazzi, con questa terza figlia Morgan è un papà esemplare, amorevole. Con lei sì, le altre 2 erano bozze, non valgono. Che sia un padre amorevole ce lo dice la sua attuale compagna Alessandra, che è contro ogni pronostico se l'è tenuto, nonostante le abbia messo le corna, nonostante lui l'abbia lasciata mentre era incinta per un'altra, nonostante lui mentre stava con lei e avevano una neonata a casa che voleva il latte, continuava a decantare pubblicamente il suo amore per Angelica sui giornali e a parlare di lei. Alessandra ha fatto questa scelta che non mi sento di giudicare, diciamo. Forse sta espiando qualche peccato gravissimo che non si è mai perdonata, forse è manipolata fino all'unghia dei piedi, ormai privata di giudizio e di amor proprio, o forse ha semplicemente
un'idea di relazione molto aperta, chi lo sa, magari hanno una relazione aperta. Sta di fatto, ragazzi, che Alessandra, l'attuale compagna di Morgan, sedetevi, a questo punto rilascia un'intervista che ribalta completamente le accuse di Angelica. Alessandra racconta la sua versione e dice che Angelica e Selvaggia sono due ex di Morgan che si sono unite per vendicarsi di lui, ma non è andata come raccontano loro. Vi leggo le sue parole: ho deciso di parlare perché io c'ero, non è mai andato nella sua via, non si è mai avvicinato a lei e infatti non ha nessuna restrizione. Quindi quello che ha scritto alla madre, sono sotto casa sua, non era vero. Vabbè. Gli hanno tenuto sotto controllo tutti i dispositivi per 3 anni, gli hanno sequestrato i computer. E cosa ha detto il magistrato? Non è pericoloso, non ha restrizioni né di parola né di azione. Viviamo insieme da 10 anni, abbiamo una figlia di 4 anni e da Angelica abbiamo subito cattiverie quando ancora la piccola Maria era nel grembo. E quali sarebbero queste cattiverie? Ebbene, dice Alessandra, Angelica e Morgan la prima volta già si erano lasciati nel famoso 2014 dopo un doloroso triangolo. Angelica infatti stava, ragazzi, con il chitarrista della band delle Vibrazioni, quello con cui poi ha fondato la sua band, Stefano Verdè. Ragazzi, questo lo dice Alessandra, ma se è vero allora ho ragione a pensare che la canzone Angelica delle Vibrazioni sia dedicata a lei. Comunque Morgan era il suo amante praticamente, a detta della compagna di Morgan, Alessandra. Cioè Angelica aveva, non so se si è capito bene, 2 relazioni parallele nel 2014. Io però mi sento di correggere la compagna di Morgan perché più che un doloroso triangolo lo definirei un doloroso quadrato, visto che Alessandra si dimentica di dire che sì, forse Angelica stava con Morgan e contemporaneamente con il chitarrista delle Vibrazioni, ma Morgan stava con Angelica e con lei contemporaneamente, se i conti mi devono tornare, visto che lei nel 2013 si mette con Morgan, anche se a dirla tutta l'ex di Morgan, Jessica, sostiene che si siano messi insieme manco nel 2013 ma nel 2012, quando Morgan stava con Jessica. Quindi Morgan ha messo le corna a Jessica con Alessandra e poi ha messo le corna ad Alessandra con Angelica. Cioè, oppure tradisce Angelica con lei. In ogni caso Morgan sta contemporaneamente con Alessandra e con Angelica, mentre Angelica starebbe contemporaneamente con Morgan e con Stefano Verdè. Un concerto di corna, non è un quadrato, è un quartetto di archi. Insomma, Morgan, in base alla versione di Alessandra, si stufa a un certo punto di questo quartetto e lascia Angelica, mettendosi definitivamente con lei, con Alessandra, ma Morgan e Angelica restano amici. Così amici che si sentono molto, si scambiano tanti messaggi, finché Alessandra scopre 10 anni dopo, insomma, di essere incinta e dice Alessandra: Angelica, ha saputo che io sono incinta, cosa fa? Intensifica la sua presenza. Dice, lo cerca, lo seduce, si fa portare nei locali più chic di Milano, si fa ospitare nelle situazioni artistiche di Marco, in radio, sui palchi, nei concerti, nonostante sia fidanzata. Infatti, racconta Alessandra, Angelica stava con un altro, stava con un uomo di nome Michele, solo che chissà perché diceva a Morgan che fosse un suo amico, quando in realtà era il suo fidanzato, ma glielo teneva nascosto. Alessandra dice anche che durante i suoi 9 mesi di gravidanza ha assistito a un'incessante seduzione e manipolazione di Marco, anche di sfruttamento professionale, culminato nel 2020, proprio un mese prima che Maria nascesse, quando lei lo segue fino a Sanremo e viene fotografata con lui in atteggiamenti equivoci. Questi, ragazzi, sono gli scatti di cui parla Alessandra. Dopodiché, dice Alessandra, Angelica sparisce dalla vita di Morgan, puff, senza dare nessuna spiegazione, lo blocca ovunque, non gli rivolge più la parola, rifiuta ogni possibilità di contatto. Praticamente lei questa cosa come se la spiega? Con il fatto che lui non le servisse più perché ormai stava diventando padre.
Ragazzi, non pensate che Alessandra sia contenta del fatto che Angelica si sia levata di torno? No, lei la voleva evidentemente, perché dice, cioè, Morgan è stato tradito da quella che lui pensava essere la sua migliore amica proprio mentre nasceva nostra figlia. Poverino, rendetevi conto di quello che abbiamo passato, perché lui mi è entrato in depressione nel momento sbagliato, perché mentre avevamo la neonata lui si andava a chiudere nella stanza del pianoforte e io lo sentivo sfogarsi e piangere mentre suonava. Poi, dice Alessandra, uscito da lì, finiva di piangere e trovava persino la forza di fare il papà. La cito testualmente: un papà dolcissimo che ogni donna desidererebbe avere, intelligente, dialogante, divertente e vivo, un uomo che potrebbe insegnare al mondo il rispetto dell'essere umano, la delicatezza, un uomo che conosce e ama l'universo femminile, un uomo femminile senza essere gay. Una rarità in quest'epoca che lo sta insultando e bastonando in nome di un opportunismo che è diabolico e per nulla da apprezzare. La cantante si sta facendo strada grazie a Marco, che ancora una volta fa da trampolino. Chi sta guadagnando? Angelica. Chi ci sta perdendo? Marco. Alessandra dice, inoltre, Morgan campa una famiglia e ora per colpa di Alessandra ha perso tutti i lavori che piano piano si era conquistato. E dice anche, le donne cosa dicono della mia situazione e quella di mia figlia? Manifestano per due femmine sotto attacco di una pop star narcisista e che va avanti a botte di accuse del suo maestro. Ho deciso di parlare per la prima volta nella mia vita perché questo è troppo. Io non sono un artista, io sono una donna e una madre che ora vuole dirvi che avete proprio esagerato, perché io non accetto che si distrugga un uomo di valore come Marco, che solo perché è buono se ne approfittano tutti. Io non voglio perdere il padre di mia figlia e soprattutto non voglio che lei perda chi ama di più di chiunque, cioè il suo papino. Voi tutti state facendo una cosa orribile che va fermata, però è lui a doversi preoccupare che la figlia non perda il suo papino, non Angelica, che è un'estranea in questa famiglia. In conclusione, dice Alessandra, e comunque Morgan è salito sul palco con la bambina in braccio non per ripulirsi l'immagine, come ha insinuato Selvaggia Lucarelli, ma perché la bambina non voleva lasciarlo. Infatti, dice Alessandra, i bambini percepiscono lo stato d'animo dei genitori, e quella era la stessa sera che era uscito l'articolo di Selvaggia Lucarelli, quindi Morgan era sconvolto, la bambina lo ha percepito e non lo voleva mollare, lui è stato costretto a salire sul palco con lei. Questa è la versione di Alessandra, compagna di Morgan. In breve, Morgan non ha assolutamente fatto stalking ad Angelica in base a questa versione, ma anzi è stata lei a essere molesta, a insinuarsi sempre nella sua vita, a causare tensioni in famiglia allo scopo di farsi portare sui palchi e farsi strada nel mondo della musica per poi sparire nel momento più felice della vita di Morgan, rovinandoglielo, cioè la nascita della figlia, no? Classico schema narcisistico del farti stare male proprio in un giorno che per te dovrebbe essere bello. A questo punto, ragazzi, abbiamo sentito la versione di Angelica, abbiamo sentito la versione di Alessandra, ma ci manca la versione di Morgan, e quindi facciamo un cambio di maglia. Questa mi sembra ancora più adatta, e andiamo a parlare della versione di Morgan. Non ho mai commesso nulla di pericoloso nei confronti di questa persona che in realtà sta semplicemente facendo tutto questo per farsi una pubblicità. Inizialmente Morgan condivide su Instagram questo video in cui dice: allora, adesso che vi siete sfogati bene, c'è un processo, ma non sapete niente di questo processo. Non ho mai commesso nulla di pericoloso nei confronti di questa persona che in realtà sta semplicemente facendo tutto questo per farsi pubblicità. Allora, la scusa del farsi pubblicità secondo me non regge proprio, perché Angelica ha sporto denuncia nel 2020, ma mica ne ha mai parlato con nessuno. Mica è andata mai in televisione a sparlare Morgan, semmai è il contrario, è Morgan che da allora continua a parlare in tutte le interviste, sia in televisione che sui giornali, di Angelica, lei mi ha denunciato, lei il ghosting, sono vittima di ghosting, e ha scritto un'opera musicale per Angelica, e ha scritto un libro di poesie per Angelica che potete comprare su Amazon. Angelica che gli ha fatto ghosting, quindi al massimo è lui che ha cercato di sfruttare questa vicenda per farsi pubblicità a conti fatti, quando si sarebbe fatta pubblicità Angelica con questa storia. Ma
Ma voi avete mai letto in questi anni una dichiarazione di Angelica? L'avete vista in qualche salotto? Addirittura Selvaggia Lucarelli già in passato aveva chiesto ad Angelica di raccontarle tutta la vicenda per poterci fare un articolo, ma Angelica aveva gentilmente declinato l'offerta di Selvaggia. E infatti adesso che Selvaggia Lucarelli ha realizzato l'inchiesta, lo ha fatto senza che Angelica ne sapesse nulla. Quindi, dove sarebbe l'intenzione di Angelica di farsi pubblicità? Comunque, prosegue Morgan nel video. E va bene, è in cerca di successo, ma io cosa posso fare? Io sono la vittima di questa cosa. Io sono la vittima. Cioè, adesso state costruendo il mostro. Io sono una persona che crede nel dialogo, che scrive. Ma di cosa state parlando? Ma sono io che sono perseguitato, che non mi lasciano in pace. Cosa vuole la gente da me? Cosa vogliono da me? Vuole farsi vedere, vuole farsi notare, stando insieme puntualmente a cantanti. Adesso con chi sta? Con un cantante, appunto. E allora, con chi stava prima di me? Con un cantante, e prima ancora un cantante. Ma guarda che strano, sì, stranissimo proprio che si metta sempre con uomini che hanno le sue stesse passioni. Mai visto una cosa simile? Continua Morgan, ma non vi sembra assurdo? Cioè, voi pensate che io abbia bisogno di cosa? Io scrivo le canzoni, belle o brutte che siano, che vi piacciono o non vi piacciono. Io mi sono infatuato e quando ci si innamora non si vede niente, si hanno le fette di salame sugli occhi, come si suol dire. Avrei potuto basarmi su molti sospetti. Questa persona veniva con me, mi frequentava, veniva pure sui palchi, negli studi, veniva invitata, cantava, ha sfruttato questa cosa. Io ero convinto che mi volesse bene, ma stava mentendo. È progettuale questa cosa, stava mentendo, era tutta una maschera. Io ero convinto che mi volesse bene, stavo per lasciare la madre di mia figlia che era incinta. Lei mi faceva credere che era corrisposto l'amore. E qui, ragazzi, mi va a crollare la versione della sua compagna. Allora Angelica non era solo la sua migliore amica in tutti questi anni, avevano una relazione. Comadre, lo sta dicendo pubblicamente in questo video. Alessandra, pronto? Avevano una relazione in tutti questi anni, è stata la sua amante, lo sta dicendo lui. Lui dice che stava per lasciarla addirittura. Anzi, addirittura, ragazzi, più avanti cambierà versione Morgan e dirà di averla proprio lasciata Alessandra mentre era incinta per Angelica. Ma poi veramente che versione contorta! Cioè, lui racconta di fatto che lui se ne andava alle serate con un'altra, con una ragazza di 16 anni più piccola di lui, lasciava a casa la sua compagna incinta per uscire con lei, per andare alle serate, se la portava di qua, se la portava di là, e si amavano ed erano amanti, e la fanga è quell'altra. Lui si racconta come buono, lui civile, vittima di questa seduttrice che l'ha sedotto e abbandonato. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Mi sembra veramente che questa sua compagna Alessandra veda un po' quello che vuole vedere in questo momento. Probabilmente ha i suoi motivi, cioè nel senso, lei già secondo me odiava Angelica per ovvi motivi. Ora ha una figlia piccola, è in un momento di fragilità, ha bisogno di Morgan e finalmente sta avendo l'occasione per stringersi a lui, dicendogli: visto, io te l'avevo detto che quella là era una vipera, sono 10 anni che te lo dico e tu non mi hai mai voluto ascoltare. E lui le dirà: sì, amore mio, hai ragione, avevi ragione, tu hai sempre avuto ragione. E finalmente lei magari sente che lui si stia avvicinando a lei, che la ami, perché in questo momento Morgan ha bisogno di un supporto emotivo. Però purtroppo quello che cioè dall'interno sicuramente lei ci avrà i suoi drammi e magari starà soffrendo e starà cercando il suo modo per compensare la sofferenza in questa relazione, però quello che si vede dall'esterno è molto tossico, cioè un rapporto tossico, questo è quello che sembra. Poi se lo sanno loro come si organizzano. Certo è che se la loro è sempre stata una relazione aperta, non c'è motivo di scagliarsi contro Angelica che frequentava Morgan, che aveva la compagna incinta, non c'è motivo di lamentarsi che lei lo seducesse, che lei volesse, se ne andasse alle serate con lui, che fosse troppo presente, giusto? Vabbè, in ogni caso, questo continuare a insinuare che Angelica abbia fatto la gatta morta con lui e volerla accusare di questo mi sembra veramente sleale, visto che comunque alla tirata dei conti Morgan ha sempre continuato a scegliere Angelica invece che scegliere Alessandra, la madre di sua figlia, e praticamente fa capire molto bene che stava con
Alessandra solo perché Angelica non voleva avere una relazione stabile con lui. Tanto che nel momento in cui lui ha capito, cioè Angelica gli avrebbe fatto capire di avere che avrebbe avuto delle speranze, lui ha sbolognato Alessandra nonostante fosse incinta. Comunque vabbè, in questo video Morgan comunque non dice nulla che giustifichi i messaggi brutali inviati che avrebbe inviato ad Angelica, non smentisce neanche di averle messo gli scagnozzi dietro. Lui continua a dire: io ho solo scritto un libro di poesie, io sono vittima di questa cosa e non carnefice, perché Angelica è sparita dalla mia vita all'improvviso e io ho scoperto che era già fidanzata. E dice Morgan: Angelica è così, vi riporto direttamente le sue parole: ma perché non lo chiedete ai cantanti venuti prima di me? Perché loro hanno qualcosa da dire. Lei fa la trasformista, si trasforma, improvvisamente poi fa lo switch, taglia completamente, cambia, capito? Si fa bionda, perché Angelica dopo averlo lasciato si è fatta bionda. Barbie ghosting. A questo punto, ragazzi, Morgan nel video fa una cosa proprio che tira fuori il suo libro di poesie, Parole da Morgan, contenente le poesie che scriveva per Angelica, e lo fa vedere. Lo sfoggia, però è lei, capito? È Angelica che sfrutta la vicenda per farsi pubblicità. E insiste Morgan: è un reato fare un libro di poesie, sempre facendo vedere sto libro. È un libro di poesia. Scusa, è un reato fare un libro di poesie. È un reato. No, non è un reato fare un libro di poesie, è un reato se questo si inserisce in un contesto in cui nel frattempo la stai tartassando di messaggi, ti sta imponendo a forza nella sua vita, con i ricatti, con le minacce, le fai i piagnistei, le chiedi un ultimo appuntamento, cosa che, ragazzi, l'avvocato di Angelica dice che lui continuava a fare. Se architetti piani malefici per scoprire dove abita, mandando le persone a cercarla, se ti trasferisci guarda caso vicino casa sua, se rilasci interviste in cui parli continuamente di lei e la diffami, l'insieme di tutte queste situazioni è reato, perché impedisci a una persona di andare avanti con la sua vita senza avere paura, perché purtroppo si ha paura di chi si comporta così, perché chi agisce così a volte arriva a compiere gesti estremi come uccidere, e tu non puoi legalmente fare vivere una persona con la paura di essere ammazzata. Il libro di poesie da solo lo puoi pure scrivere, ma scriverlo in un contesto in cui fai anche tutto questo è reato, perché non è più solo un libro di poesie, diventa la prova di un'ossessione morbosa che condiziona la vita di un'altra persona e si va a mettere in mezzo a quei messaggi, in mezzo alle telefonate, in mezzo alle minacce, in mezzo ai ricatti. Ma Morgan questo non lo capisce, ragazzi. Lui vede solo il suo libro di poesie e ciccia fuori Petrarca. Infatti lui dice è un reato fare un libro di poesie. Per esempio c'è un libro di uno che si chiama Petrarca nei confronti di una certa Laura, vedeste che cose brutte che ha scritto. Oppure anche quell'altro, come si chiamava, Dante, ha scritto delle cose su questa Beatrice, se c'era la Lucarelli nel 1200. Siamo di nuovo lì. Comunque lo stalking non è reato se scrivi le poesie per la tua vittima, cioè sappiate, questo è il messaggio inviato da Morgan. Morgan non ha capito che deve smentire di aver fatto altre cose, perché del fatto che lui sentisse di amarla non importa alla legge se poi faceva anche cose brutte. Vabbè, poi dice in questo video a Calcutta: sappilo che prima o poi farà la stessa cosa con te. E conclude con questa chicca: l'artista non denuncia, l'artista è anarchico per costituzione. L'artista non denuncia l'artista, ragazzi, l'artista è anarchico per costituzione, ma che cavolo di artisti siete? Il giorno dopo, ragazzi, Morgan posta su Instagram questa foto, la foto di una strada, una foto a caso apparentemente, e sulla foto scrive: buongiorno a tutti, ho denunciato Selvaggia Lucarelli per aver costituito violenza di massa contro l'essere umano che io sono. Scusate, ma non ha appena detto l'artista non denuncia? L'artista non denuncia l'artista, ragazzi, l'artista è anarchico per costituzione, ma che cavolo di artisti siete? Il giorno dopo si sveglia: buongiorno, ho denunciato Selvaggia Lucarelli. Poi scrive: io non sono incriminato di revenge porn, ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo. Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne, a differenza mia che non ne ho. Risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all'odio. Buona giornata. Angelica, ragazzi, a questo punto condivide la foto di Morgan e scrive: quella nella foto è la via di casa mia.
cavolo, a 200 metri da casa mia, dove ovviamente non posso tornare perché ho paura. Naturalmente questo, unito alle accuse di stalking e ai messaggi riportati da Selvaggia Lucarelli, capite che fa sembrare il messaggio di Morgan una minaccia, un monito. Fai attenzione, Angelica, a quello che fai, perché io so dove abiti e sono qui nei paraggi. Morgan però, ragazzi, si difenderà dicendo: oh, io non lo sapevo che quella fosse la strada di casa sua, onestamente, io ho usato la foto più neutra che avevo in galleria e per pura coincidenza ho trovato questa, me l'aveva inviata la mia amica Cindy in chat l'11 luglio alle 13:05 per dirmi che era in bici per strada e stava arrivando. Sembra, ragazzi, una scusa meno credibile dell'errore di comunicazione di Chiara Ferragni, eppure, che vi devo dire, Morgan mostrerà la chat alla giornalista come prova, la chat con Cindy, con questa Cindy. La giornalista confermerà, però noi ci dobbiamo fidare della giornalista perché lo screenshot non ce lo abbiamo, cioè non avremo uno stralcio di screenshot. È stata sfiga, dirà Morgan. A questo punto i legali di Morgan rilasciano una lunga nota stampa per dire: comunque Morgan, mettiamo i puntini sulle i, non è accusato di revenge porn, è accusato solo di stalking e diffamazione, ma non di revenge porn. Ah beh, allora ok, questo cambia tutto. Dicono inoltre i suoi legali: se il codice rosso non è mai stato applicato, fatevi due domande, magari è perché non è stato ravvisato nessun pericolo per la persona offesa. È come se non avessimo mai sentito di codici rossi ignorati poi finiti in tragedia. Ma ragazzi, niente di tutto questo convince il pubblico che Morgan possa essere davvero lui la vittima. Morgan continua a essere bersaglio di disapprovazione, di sdegno generale e al che decide di giocarsi un'altra carta. Pubblica questo post su Instagram. Ok, va bene, vi racconto tutta la storia, la verità di cosa è successo. Siete pronti? Da oggi, se volete conoscere la vera storia, che ora conoscete solo attraverso lo schifo che ha pubblicato la Lucarelli, ma io vi racconto qualcosa di molto diverso. La vera vittima di Morgan è la grammatica. Vi faccio entrare nella verità, vi do un'anticipazione. Domani e poi tutti i giorni avrete un pezzo per comporre il quadro totale. Morgangel. E nella didascalia scrive Morgan, la vera storia di Morgan da domani. Non mancate su questo profilo. Però è Angelica che si fa pubblicità. Quindi in pratica lui, ragazzi, per dimostrare di non essere uno stalker ossessionato da Angelica, pubblicherà tutti i giorni un pezzo dell'opera su Angelica da lui composta. Morgangel. Il 15 luglio 2024 Morgan pubblica su Instagram questo video. Un video che sembra montato nei primi anni 2000 con Windows Movie Maker. Nel video vediamo infatti scorrere le foto di Morgan e in sottofondo sentiamo la sua voce che canta una canzone scritta e arrangiata da lui. Morgan annuncia che questi 7 minuti di pura magia saranno solo una piccola anticipazione di una grande opera musicale su Angelica, con cui ci narrerà la sua verità. Ovviamente non posso farvi sentire la sua canzone per rispetto del copyright, ma soprattutto per rispetto dei vostri coglioni, ma posso leggervi il testo, che poi è quello che ci interessa. Il testo, tra l'altro, scorre sulle foto, proprio un tripudio di trash assoluto. La leggo con il sottofondo dell'ukulele che non so suonare e non lo accordo neanche per triggerare Morgan. È un basso! È un basso! Va bene. Per me la vita è sogno, il sogno della vita. Per me la vita è un dono che io per dono ho dato, ma non l'ho mai vissuta, o forse non abbastanza, perché non ho esperienza e più fuori il tempo avanza, più sento la sua assenza. Se fossi stato in grado l'avrei capita al volo, avrei colto l'essenza e ora non sarei solo. E con intelligenza avremmo udito il cuore, sono tutte le parole che ci hanno fatto male. Diceva, non ci dobbiamo lasciare, dobbiamo edificare, perché tutta la distruzione che abbiamo attraversato ci deve servire da lezione e rimanere nel passato, invece di tornare senza alcun rispetto, cogliendo l'occasione di un banale vuoto dell'amore, dilagare nel petto, divincolando l'abbraccio che andava protetto, quello che più non si poteva, stretto. E che ora è come cenere cosparsa al mare, che il vento afferra ancora prima che si possa sciogliere quel sogno che avevamo.
Mi sento come questa corda. E qui Morgan inizia a parlare, dice: così inizia questa storia. Così inizia questa storia, cioè così iniziava, perché questa storia è vecchia. E da qui vi riassumo io, ragazzi, perché Morgan parla per 5 minuti. Lui dice: nel 2020 è iniziato per me un silenziamento forzato e dato che non mi era concesso parlare, componevo musica. Quindi ora io vi faccio sentire quelle canzoni che io componevo in modo da farvi capire il mio cuore, il mio stato d'animo in quel periodo. Tutto ciò che ascolterete, dice Morgan, per me è superato da tempo, sappiatelo, sappiate che questo è un diario in musica che risale a 5 anni fa. E al che Morgan fa sentire questa sua composizione musicale fatta al pianoforte. Bella, bellissima, bravo, è la questione dei 2 tizi assoldati per rapire Angelica e svuotarti le palle, la racconterai pure in questo diario musicale? Cioè, ci darai anche informazioni utili a scagionarti o stai sfruttando la vicenda come vetrina per le tue opere, sapendo che le persone andranno a sentirsi le tue cose perché sono interessati a sapere cosa hai da dire in tua difesa? Non abbiamo bisogno di conoscere tutti questi retroscena sentimentali. Qua vogliamo sapere se i messaggi divulgati da Selvaggia Lucarelli siano autentici, se ci sia un contesto che ti possa scagionare, se sono state raccontate delle balle, se ci sono cose che sono state amplificate o raccontate male. E se non puoi o non vuoi rispondere a queste domande per difenderti, allora scegli il silenzio stampa, perché della soap opera sentimentale tua di Angelica e Alessandra non interessa a nessuno in questo momento. Morgan, ragazzi, si comporta come se il dimostrare che lui ha sofferto possa in qualche modo giustificare tutto lo schifo che lo si accusa di avere fatto. Ma il dolore non è che è una liberatoria che ti dà la licenza di commettere reati. La sofferenza può spiegare un comportamento, ma non è che può giustificarlo. Vi immaginate se facessimo questa nuova regola? Facciamo che chi soffre può vendicarsi di chi lo fa soffrire anche commettendo un reato, tutto è lecito, così, perché se soffro io allora devi soffrire pure tu, visto che mi fai soffrire. Cioè, immaginate le ripercussioni, immaginate cosa potrebbe essere autorizzata a fare Liliana Segre. Per guarire la propria sofferenza esistono dei medici specializzati, esistono figure di supporto, psicologi, psichiatri, psicoterapeuti. Dico, usiamoli, facciamoli lavorare. Invece di andare sotto casa della ex, andate sotto casa di uno bravo. Costa caro, ma costa comunque meno del carcere e costa meno della droga. Il 4 agosto 2024, colpo di scena, un giornale pubblica un'intervista riparatrice a Morgan. Indovinate quale giornale? Quello che pubblica sempre le interviste riparatrici, come quella a Disperatamente Mamma, quella a Chiara Ferragni. Di chi sto parlando? Sì, qualcuno di voi l'avrà già indovinato, il Corriere della Sera. Il Corriere della Galera, da oggi lo chiamerò, perché a questo giro ha veramente superato se stesso. Anche in questo caso, come negli altri 2 casi, ha romanticizzato l'immagine di una persona che, per quanto abbia il diritto alla presunzione di innocenza, quindi Morgan è assolutamente innocente fino a prova contraria, comunque è accusato di stalking, quindi anche meno. C'è più che un'intervista, ragazzi, ve lo giuro, sembra il capitolo di un libro in cui Morgan è il povero protagonista tormentato e Angelica la grande antagonista, super cattiva, supportata dai suoi complici, i giornalisti. Vi dico solo che l'articolo comincia così. Morgan, anzi Marco, come Marco Castoldi, la persona, non il personaggio, gira attorno al tavolo della sala riunioni dei suoi legali. Dice: non sono io quello lì non piace neanche a me. Raccontiamo chi sono. Quella è la deformazione fatta da certi giornali e siti e tutti ci cascano. Perché? L'avvocatessa che lo difende dalle accuse di stalking e diffamazione mosse dalla cantautrice Angelica Schiatti scuote la testa. Marco, non ci possiamo difendere così. E lui, serenissimo: sapete perché ci cascano? Perché non si vede l'opera. Michael Foucault diceva che il matto e l'artista sono la stessa cosa, fanno le stesse cose, dicono le stesse cose. Qual è la differenza? L'artista all'opera. Se tu non fai vedere l'opera, allora io sembro un matto. Invece sono una persona di cultura, uno che ha un pensiero, sono una persona morale. E ancora, c'è l'azione, non mia, e c'è la reazione. Bisogna capire il contesto. Ma vi sembra
un articolo di giornale, dobbiamo fare vedere l'opera. Ma quale opera? Ma chi se ne frega dell'opera? Io sono una persona morale, una persona di cultura, un artista. Ma chi se ne... Cosa vuoi dimostrare al giudice dicendogli che stai suonare? Cosa vuoi? Che in carcere ti diano 2 bastoncini così puoi suonare le sbarre tipo xilofono? Cioè, ma che vuol dire? Se commetti un reato non è che sei protetto dal fatto che sei un artista, una persona di cultura. Non è che non puoi entrare in galera se hai studiato, non è il Parlamento. Vabbè, comunque l'articolo è infinito, ragazzi, ed è tutto molto sgradevole a mio parere. Ad esempio c'è scritto che quei messaggi brutti inviati da Morgan ad Angelica si inserivano in un contesto che sostanzialmente si fa capire che questo contesto lo giustifichi, però purtroppo è un segreto e non si può confessare. Non si può dire, altrimenti Morgan perderebbe il lavoro. Quindi c'è qualcosa che lo giustifica e che spiega che quei messaggi lui comunque però non si può dire. Dobbiamo crederci sulla fiducia. Vabbè, quantomeno ragazzi, questo articolo ci dà l'opportunità di conoscere la versione di Morgan, versione che la giornalista introduce così: da dove si cominciano a raccontare un amore finito, un processo che deve ancora iniziare, una sentenza che l'opinione pubblica ha già emesso. Allora, io comincerei dal non chiamarlo amore, ma giusto per rispetto della persona che lo ha denunciato, che voglio dire a Morgan sì che diamo il beneficio del dubbio, sì che è innocente fino a prova contraria, sì, ma anche Angelica è da rispettare, lei comunque rimane la presunta parte lesa. Ma poi amore? Dopo 3 mesi? Amore in una storia in cui si sta parlando di stalking e di un presunto rapimento al fine di stupire la vittima? Non mi sembra educativo per i lettori confondere questa vicenda con una storia d'amore. Ma che c'entra raccontare i fatti così? Cioè, la stessa cosa si può raccontare senza cadere così in basso. Lasciamo il romanticismo lontano da queste situazioni al limite del grottesco. Ci sono veramente ragazzi giovanissimi che leggono i giornali, anzi forse sono gli unici che leggono l'articolo per intero e non solo il titolo. Tra l'altro vi pare che finisce qui, ragazzi? Continua la giornalista del Corriere: da dove si comincia a raccontare un ragazzo dai capelli bianchi, il viso che sembra non vedere il sole da mo', la giacchetta smilza da poeta, una vita in pezzi, tanto per cambiare, uno che è stato escluso da Sanremo 2 volte, cacciato da amici, cacciato da X Factor, sfrattato da casa per debiti. Una vittima, poverino, sfrattato da casa per debiti, che gli sono capitati sti debiti, capito? Non è che gli hanno sfrattato casa per la sua scelta di non campare la figlia che lui ha messo al mondo senza che nessuno gliel'abbia chiesto. È una scelta non passare gli alimenti, non campare la figlia se sei un cantante che lavora in televisione e che quindi ha l'opportunità di intascare un sacco di soldi. È una scelta, ma lui poverino viene sempre cacciato da tutte le trasmissioni. Che persona reietta, emarginata, sfortunata, cacciato da Sanremo, da amici, da X Factor. Tra parentesi, Morgan però è sempre stato cacciato per comportamenti inappropriati. Ha insultato, ha violato le regole, scelte sue. E che dovevano fare? Tenerselo. Non è che se ora a tutti gli eventi pubblici in cui vado io inizio a insultare la gente e mi cacciano sempre, allora la vittima sono io, perché alla fine mi cacciano dappertutto. Anzi, dovrei essere grata, ringraziare che mi continuino a invitare nonostante i miei precedenti comportamenti inappropriati. Cioè, se tutti ci comportassimo così, allora se tutti ci comportassimo come lui, non sarebbe possibile niente, sarebbe il caos. Questo articolo vuole fare passare Morgan per un poeta sfortunato maledetto. No, Morgan non è sfortunato, è uno che ha fatto scelte discutibili nella sua vita, scelte sbagliate anche, e ora ne paga le conseguenze come le pagherebbe chiunque altro. L'opera di vittimizzazione di Morgan da parte della giornalista continua così. In un video su Instagram di qualche giorno fa Marco si chiedeva: che male ho fatto? Ho scritto una poesia, e allora? Altro che poesia, fin qui sono uscite solo parole irripetibili, ma arriverà anche la poesia, l'opera. 3 ore struggenti di musica e parole in cui si ride, si piange e si rimpiange per chi non l'ha avuto un amore come quello.
come dire che chi non ha avuto una malattia che poteva essere letale la rimpiange, perché cioè vuoi mettere il brivido di non sapere se domani ti svegli, cioè ma come si chiama sta giornalista? Candida Morvillo. Candida, no! Che cosa ne stai facendo della tua vita? Sono sicura che non ti pagano abbastanza per fare questa cosa. Finita questa sviolinata, apprendiamo finalmente la versione di Morgan, ragazzi, che ora cerco di rimettere in ordine e raccontarvi dall'inizio. Dovrò necessariamente essere un pochettino ripetitiva, perché comunque abbiamo prima raccontato la storia in ordine cronologico di come sono venute fuori le notizie, abbiamo raccontato la versione di Angelica, abbiamo raccontato la versione di Alessandra Cataldo, ora raccontiamo la versione di Morgan. Morgan e Angelica hanno una relazione nel 2014 e da allora restano amici del cuore e amanti per 8 anni. 8 anni in cui si scrivono circa 500 messaggi al giorno e durante i quali si dicono anche ti amo. Intervengo solo per ricordare, ormai anche un po' arresa, che in questi 8 anni in cui Morgan sostiene di essere stato l'amante di Angelica e di averle detto ti amo, stava con Alessandra, la donna che alla fine ha anche messo incinta, e lei lo ha difeso fino ad ora, dicendo anche che che Angelica e Morgan siano stati amici per tutti quegli anni. Fai te. Lo sta dicendo lui. Morgan dice: l'80% delle mie canzoni parlavano di Angelica. Io e Angelica eravamo un punto di riferimento artistico l'uno per l'altra, fino a quando, dice Morgan, nel giugno 2019 io ho lasciato Alessandra che era incinta perché io e Angelica abbiamo deciso di sposarci. Ah, cioè tu hai avuto 8 anni per lasciare Alessandra? 8 anni in cui dicevi ti amo a un'altra, avevi una relazione con un'altra, ma prima di lasciarla l'hai messa incinta, sapendo che eri innamorato di un'altra, l'hai messa incinta. E poi quando Angelica ti ha detto ok sposiamoci, in base alla tua versione, l'hai mollata. Grande vittima. Ma io che commento a fare? Questa situazione si commenta da sola, ragazzi. Vabbè, Morgan lascia Alessandra e sposa Angelica. Come sposa Angelica in uno sgabuzzino della Rai, simbolicamente. Nel febbraio 2020 però, dice Morgan, visto che comunque vabbè simbolicamente eravamo sposati, ho chiesto ufficialmente la mano di Angelica alla sua mamma, la volevo sposare veramente. Però ragazzi, da quello che, cioè lui non lo specifica qui, però lo aveva già detto in passato, la mamma non era d'accordo con questa unione. Strano però. Poi, insomma, buco di trama nella versione di Morgan, si passa direttamente al 25 aprile, per tutti il giorno della liberazione, ma non per Angelica evidentemente, perché Morgan le scrive un lungo messaggio di scuse. Morgan ci legge il messaggio di scuse senza tuttavia raccontare per cosa si stesse scusando, che sarebbe interessante sapere. Vabbè, il messaggio sarebbe il seguente: vorrei che le mie parole arrivassero a te integre, così che tu possa riceverne la carezza che la mano di chi le scrive porge al tuo bel volto, con una gentilezza che è far sì di non toccarlo oltre la soglia di uno sfiorar pensato. Angelica, so di aver sbagliato, di averti ferita, e per prima cosa mi preme chiederti scusa. Un gesto doveroso, necessario, autentico. Ho visto chiaramente cosa ti ha frenato, il perché della tua scelta di allontanarti. Ammetto che sono i miei limiti, la mia incompiutezza. Poi il 26 aprile, dice Morgan, ho mandato ad Angelica il messaggio dolente e lei, dice Morgan, mi ha risposto: ma mi stai ricattando? E dice Morgan: io scioccato, cioè per me era un atto d'amore quel messaggio, non una minaccia, volevo che mi stesse accanto. Ora, anche qui non ho capito cosa sia questo messaggio volente, lui sorvola, dice solo io le ho inviato il messaggio dolente, ma quale messaggio dolente? Al che inizia, ragazzi, tutto il dramma della disintossicazione. Infatti Morgan dice: Angelica mi diceva che se mi fossi disintossicato ci saremmo sposati, quindi mi sono fatto ricoverare, mi sono fatto mettere gli elettrodi per la stimolazione magnetica del cervello, lei si è messa come mio referente affettivo, ma durante la cura
è sparita. Poi ho scoperto che mentre ero ricoverato lei era in vacanza con il suo ex, con cui in realtà non aveva mai chiuso la relazione. A questo punto, dice Morgan, le mando tutta quella serie di messaggi brutti, ma non ero in me, ero in fase di disintossicazione, c'era il lockdown, avevo una neonata, ero arrabbiato. E dice, chiedo ad Angelica pubblicamente scusa, non ero in me quando scrivevo quelle cose. Ah, qui dice le scuse private gliele ho fatte ad aprile, quindi è per questo, c'erano per questo le scuse private, per i messaggi brutti che le aveva scritto. Vabbè, lui comunque non si limita a scusarsi, continua a giustificarsi ad oltranza. Infatti dice, al che lei il 25 maggio, dopo 20 giorni dal mio rientro dall'ospedale, mi querela riferendo stalking a partire dal 17 aprile. Quando io il 17 aprile le avevo solo scritto che se mi avesse lasciato mi sarei tolto la vita. Ma lei, dice Morgan, fino al giorno prima mi aveva scritto sei il mio Marco. Al che la giornalista gli fa la domanda da $1 milione. Gli chiede, Morgan, ma è vero che le hai messo 2 uomini alle calcagna? Per Dio! Tra l'altro definiti 2 siciliani, perché suona più grave, no? Si sa che qui, diciamo, andiamo in giro con la lupara, per tradizione muriamo le donne infedeli nei pilastri. E Morgan dice, sì, l'ho fatto, ma mica per farmela portare come si racconta, mica per farla rapire, semplicemente un ragazzo sui social che mi dava ragione mi ha scritto, io la conosco Angelica, le parlo io, non ti preoccupare, e questo si è portato dietro di testa sua un suo amico, un altro tizio che io non so chi sia, e insieme sono andati a Bologna dove Angelica viveva con Calcutta. Ma, dice Morgan, su questa accusa di tentato rapimento non c'è nessun rinvio a giudizio, quindi non è vera. Sta a vedere come la giustificherà la foto in cui lui ha dei soldi e sta contando i soldi in presenza di sti 2. Tra l'altro i messaggini in cui Morgan scrive a sto ragazzo portamela che mi devo svuotare le palle, lui in questa intervista li definisce ironici, era solo ironia, e dice purtroppo io per un anno sono stato ossessionato dal fatto che Angelica fosse sparita. Cioè, tu conosci online un uomo che ti dice che andrà a cercare la tua ex, ti dice che le parlerà a lui e tu non solo lo autorizzi, senza sapere chi sia questo, ad andare a cercarla, non sai se magari possa farle del male, non lo conosci, non sai che intenzioni abbia. Cioè, non solo questo, ma scherzi pure con lui, scherzi tra virgolette, dicendogli portamela sì che mi svuoto le palle, fidandoti che questo elemento che tu non sai chi sia arrivi a cogliere la tua ironia. Peraltro, mettiamo caso che è vero che sia ironia, secondo me no, ma staremo a vedere. Ma peraltro dici pure, ironizzavo così perché io per un anno sono stato ossessionato da lei. Cioè, ma scusami, ma che difesa è? Stai ammettendo? Questa sarà la difesa che racconterai al giudice per convincerlo che non sei uno stalker? Morgan, ragazzi, è talmente convinto che i suoi comportamenti siano normali che si difende male. In questa intervista addirittura dice, dopo che Angelica mi ha bloccato, quindi dopo la sua interruzione dei contatti, io ho preso il monopattino, ho rubato dei fiori, un mazzo di fiori da un vaso e sono corso da lei per portarglieli. Però, dice Morgan, io ho telefonato per avvisarla che stavo andando da lei a portarle i fiori. Uno stalker non avvisa, solo che lei mi ha risposto, sono a Monza da mia madre. Poi sua madre le ha tolto il telefono di mano e lei si è messa a piangere, io sono caduto dal monopattino. Andiamo avanti. Vabbè, al che la giornalista gli chiede e perché a un certo punto ti sei finto il rapper Willy Peyote? E Morgan, ragazzi, risponde, questa fa troppo ridere, era un tentativo disperato di contatto. No, non fa ridere, è una cosa da stalker. Lei non vuole parlare con te, lei non vuole contatti con te. Se tu cerchi strategie per aggirare la sua volontà di non parlarti, ti stai comportando da stalker. Continua Morgan, le ho scritto da un altro telefono, addirittura sto andando a cercare un altro telefono per scriverle, per chiederle una collaborazione. Mi chiede chi sei, mi è venuto da dire Willy Peyote, e lei, non sei Willy Peyote, sei Marco. Ho ammesso, e mi fa, allora a questo punto sentiamoci, e ci siamo sentiti, unica volta. La giornalista a questo punto gli chiede spiegazioni su messaggi specifici, per esempio, Morgan, cosa intendevi dire con se mi Angelica si scava la bara? Nel messaggio che hai scritto alla madre di Angelica? E Morgan risponde, la bara
era una metafora, nel senso che il karma l'avrebbe punita. Sì, vabbè. Se intendi il karma, dici karma, non usi metafore che fanno immaginare un esito mortale nel caso in cui l'altra persona non torni con te, perché può pure essere una metafora, ma se la metafora non la capisce e ha paura che se non torna con te si scaverà letteralmente la bara. Per quanto riguarda il revenge porn, dice Morgan, la foto che ho inviato l'ho cancellata subito, non l'ha vista nessuno, infatti non sono stato rinviato a giudizio neanche per revenge porn. Dice inoltre Morgan, dire che sono uno stalker è come dire a un cane che è un gatto, e infatti dice: io non sono mai andato dove sapevo che lei c'era, non sono mai andato al suo concerto, non mi sono mai presentato fuori dal suo studio di registrazione. Ma allora perché hai scritto a sua madre sono sotto casa sua? Oppure smentisci questa cosa, perché Selvaggia Lucarelli nella sua inchiesta ha scritto che lui in un messaggio diceva alla madre di Angelica sono sotto casa di tua figlia, non ha mostrato lo screenshot, però c'è una cosa che vabbè, la possiamo considerare una smentita a questo punto. Lui dice di non essere mai andato dove sapeva che c'era lei, anche per questo non ho mai ricevuto un divieto di avvicinamento, sono 3 anni che non cerco Angelica, non faccio nulla, non dico nulla. Al che la giornalista gli dice: scusami, ma non sei andato mai sotto casa sua, non ti sei mai avvicinato a lei, ma se hai postato su Instagram la foto della strada di casa sua? Ed è qui, ragazzi, che Morgan dà tutta la spiegazione sulla sua amica Cindy e fa vedere la chat di Cindy alla giornalista. Ve l'avevo anticipato prima, ma questa è l'intervista in cui lui giustifica sta cosa. Per quanto riguarda il processo che non si fa, che si rimanda sempre, dice Morgan: il mio team non sta cercando di scappare dal processo, non stiamo usando la strategia del fare rinviare sempre il processo per arrivare alla prescrizione, è Angelica che lo fa rinviare. Ad esempio, dopo che lei ha fatto integrare alla denuncia il mio commento sotto il post di Calcutta, quello in cui scrivevo ma una doccia non te la devi fare, il giudice ha cercato di fissare immediatamente l'udienza, ha proposto ben 4 date a giugno e a luglio, ma nessuna di queste date è andata bene ad Angelica perché era in tournée con i biglietti già venduti. Lei ha ragione, ma noi che cosa ci possiamo fare se lei fa rimandare le udienze? Questa, ragazzi, era la versione di Morgan. L'avvocata di Angelica conferma che ad oggi Morgan non si faccia più sentire, però secondo lei, visto che lui continua a parlare di Angelica, visto che continua a comporre musica per Angelica, a nominare Angelica, l'ossessione sembra non essergli passata, e questo non è rassicurante per la sua assistita. Questo è tutto. Ripeto, ragazzi, che il 13 settembre 2024 ci sarà un'udienza per convincere Angelica ad accordarsi con Morgan. Se ci saranno aggiornamenti avrete mie notizie. Fino ad allora fatemi sapere cosa ne pensate voi. Vi siete mai ritrovati o ritrovate in una situazione simile? Se vi va, eventualmente raccontate la vostra esperienza. Come avreste agito al posto di Angelica? Quali messaggi, quali comportamenti, quali red flag vi hanno disturbato di più? Secondo voi Morgan potrebbe non essere il mostro che stanno dipingendo? Potrebbe essere che si stia costruendo un mostro come è stato fatto in passato, non so, con Michael Jackson? Quanti decenni passeranno prima che inizi realmente il processo? Scrivetemi, ragazzi, la vostra opinione nei commenti, che io scendo subito giù a leggervi. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a questo punto del video. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video giornale. Vi mando un abbraccio e a voi la linea. Ah, cavolo, se mi butto di qua cado.